No, 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 puoi occuparli. Ciao, no, ma non ti faccio. No, partono loro. Allora, forse è meglio che mi metti qua perché c'è un... Però alla fine... Vediamo come va. Io non so, la mia paura è sempre quella della protezione sia autentica. Io vado di rossa e adesso Questo com'era? No, da remoto? Non so, so guardare. Non ci credo fino in fondo il fatto che l'abbiano sposato questo ragazzo. Non so che posizione stesse. È evidente perché Sono calda però, cioè, mo me la mangio. è molto indiano, guarda, vedi, si risponde bene. Certo. È che secondo me qualcuno di noi non avrebbe scommesso, ecco, questo.
dico, offerta formativa e diritto allo studio. e diritto allo studio. Ah no, eccolo, ce l'ho. Ok, perfetto. No, è che ogni volta Arof mi... Possiamo iniziare? Ok, possiamo iniziare. Allora, buongiorno a tutte le persone presenti, grazie per essere intervenuti a questo evento che consiste nella presentazione del prossimo bando per la mobilità Erasmus europea per il 2025-2026. Prima di darvi qualche qualche parola di incoraggiamento a presentare le vostre candidature, ci terrei a ringraziare in modo particolare tutte le persone, tutte le componenti del comitato di coordinamento di Ateneo del programma Erasmus. Questo perché, come vedrete nel corso delle presentazioni di oggi, il nuovo bando è un bando che presenta delle importanti novità rispetto al passato, soprattutto nell'ottica della semplificazione e della maggiore chiarezza, e questo è frutto di uno sforzo collettivo che all'interno del comitato di coordinamento di Ateneo tutte le parti che vi hanno partecipato hanno contribuito fattivamente, con fatica, con difficoltà, perché c'è tanta diversità all'interno del nostro Ateneo, che come sapete è il più grande Ateneo d'Europa, ma abbiamo cercato insieme di fare sintesi. Quindi un ringraziamento a tutti i RAEF di tutte le facoltà, un ringraziamento a tutti i CAM che fanno parte di questo comitato di coordinamento, cioè i coordinatori accademici della mobilità a livello di facoltà, un ringraziamento alla dottoressa Capacchione che è qui accanto a me, che è la direttrice dell'area offerta formativa e diritto allo studio, un ringraziamento a tutto lo staff dell'area internazionale di Arof, e quindi a partire dalla dottoressa Mattea Capelli, la dottoressa Tiziana De Matteis e tutte coloro che hanno anche attivamente partecipato alla organizzazione di questo evento, che come ogni anno è un evento che raccoglie molta partecipazione e anche molta attenzione. Un ringraziamento anche al Centro Linguistico di Ateneo, che negli ultimi anni ha moltissimo collaborato con il comitato di coordinamento, e come vedrete, come ci racconterà il dottor Testa, che è qui in rappresentanza del CLA, lo conoscete forse meglio con questo acronimo, ha sviluppato tutta una serie di servizi che servono proprio per favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche che sono necessarie per poter accedere al bando. Come sapete, l'Erasmus vi consente di partire, questo è il bando che riguarda la partenza, la mobilità per motivi di studio, ma c'è anche la possibilità di partire appunto per tesi, quindi all'interno di questo bando potete muovervi sia per seguire corsi, sostenere esami, ma anche per poter svolgere il vostro lavoro di tesi. C'è poi un altro bando che però non presentiamo oggi, che riguarda la mobilità per traineeship, e poi c'è stato un precedente evento nel quale sono state anche presentate opportunità di mobilità Erasmus extraeuropee, che si aggiungono però anche ad altre opportunità che offre Sapienza di fare esperienze di lavoro e di studio all'estero, ma che fanno parte di un altro programma e di altre iniziative. Quindi oggi ci concentriamo sulla mobilità per studio e per tesi a livello europeo, e dovete sapere che a livello del nostro Ateneo noi ogni anno complessivamente tra studenti in uscita e in entrata riusciamo a muovere 3.500 studenti, in realtà in uscita di meno, cioè 1.500, e vorremmo aumentare i numeri. Perché? Perché, come dirà la dottoressa De Matteis, le risorse ci sono, la possibilità c'è, questi numeri devono assolutamente aumentare. Il nostro è un Ateneo che ha oltre 120.000 studenti iscritti, è il più grande Ateneo d'Europa, non solo il più grande Ateneo d'Italia, e la nostra idea è quella di accrescere la mobilità. Quindi invito voi che siete qui e siete già sicuramente interessati a questo tipo di mobilità, ma a dirlo anche, a riportare le cose che sentirete a colleghe e colleghi che sapete che siano interessati a fare questa esperienza, che è un'esperienza sulla quale vorrei in qualche modo smontare alcuni pregiudizi, nel senso che ci sono dei falsi miti che circolano sull'Erasmus, che partono appunto dal fatto che questo in qualche modo rallenti la vostra carriera accademica. Non è affatto vero.
dovete solo individuare il momento più opportuno, anche coerentemente col vostro percorso di studi, per inserire questa opportunità. Considerate che normalmente noi abbiamo un maggior numero di studenti che si muovono sulla magistrale piuttosto che la triennale, invece la triennale sarebbe proprio il momento migliore, soprattutto al secondo anno, potrebbe essere un momento appropriato nel quale collocare la vostra mobilità. E poi ricordatevi che se state alla fine del vostro percorso triennale potete già applicare per la mobilità alla magistrale, c'è anche questa opportunità, non lo dimenticate. Quindi non rallenta il vostro percorso. Poi un altro problema spesso è di carattere economico, si dice le borse sono basse. In realtà è vero che la Commissione europea pone delle borse che sono a un livello di 350 euro, ma questo Ateneo investe molte risorse con 2 fondi, di cui uno proprio per integrare le borse che possono arrivare fino a 800 euro mensili, e in più ci sono dei contributi integrativi per le persone con dei bisogni speciali. Ma non solo, considerate che esistono anche degli strumenti messi a disposizione dallo staff dell'area offerta formativa e diritto allo studio per la parte internazionale, che vi consente di accedere ai costi della vita delle diverse sedi dove voi vorreste candidarvi, e questo sicuramente vi aiuta in qualche modo, no, a capire la sostenibilità o meno rispetto alla borsa che avrete di poter andare in una certa sede. Altra cosa, i certificati di lingua. Ecco, qui abbiamo il dottor Testa che più avanti vi rappresenterà tutte le opportunità offerte dal CLA, con il quale ormai si è stabilita una collaborazione, devo dire, estremamente efficace, che sta proseguendo, offrendovi sempre più finestre, opportunità e servizi per acquisire quelle competenze linguistiche che vi servono al momento della candidatura. E poi ancora, presentare un learning agreement è complicato. Anche su questo oggi avremo, per quanto riguarda quello che definiamo il progetto formativo, un intervento che ci consentirà di darvi qualche suggerimento, qualche indicazione per favorire questa progettazione, che potete fare insieme ai vostri RAM. Avete i referenti accademici, spesso per ogni corso di studio ce n'è uno più di uno, fate riferimento a loro per farvi supportare, così come anche i RAEF, che vi possono dare delle informazioni dal punto di vista delle sedi verso le quali fare applicazione. Le vostre figure di riferimento quindi sono il RAEF dal punto di vista della parte amministrativo-burocratica a livello di facoltà, i CAM che sono i coordinatori accademici della mobilità a livello di facoltà, e i RAM che sono i referenti accademici, che di solito sono dei referenti a livello di corso di studio. Quindi avete diverse figure a cui fare riferimento. Quindi ultimo consiglio che vi do è quello di leggere attentamente il bando. Mi raccomando, vi verrà ripetuto credo più volte nel corso della mattinata, la lettura del bando è fondamentale. È vero che quest'anno sarà semplificato, sarà molto più agile, ma è fondamentale che voi lo leggiate con attenzione. E infine un'indicazione sul perché fare questa scelta di mobilità. Allora, può apparire retorico, lo avrete sentito dire 1000 volte, che l'Erasmus è un'esperienza di vita, ma di fatto è così. È un'esperienza di vita che vi arricchirà dal punto di vista personale, perché incontrerete persone che vengono da altri paesi, da altre culture, vi arricchirà dal punto di vista delle competenze linguistiche, ma anche dal punto di vista della conoscenza, del mettervi a confronto con un mondo universitario completamente diverso da questo. Vedrete che la metodologia magari adottata in Sapienza è diversa da quella adottata in altri paesi europei, in altre università europee. Questo è importante perché vi consente di acquisire flessibilità, quella flessibilità che poi, ricordate, quelle soft skills, quelle competenze trasversali che oggi, quando entrate nel mondo del lavoro, sono particolarmente apprezzate. Quindi è veramente una esperienza a tutto tondo. Ripeto, non è retorica, è un dato di fatto. Sentirete le esperienze di vostri colleghi e colleghe che hanno già fatto questa esperienza e sentirete direttamente dalla loro voce quanto questo possa aver contribuito al loro percorso finale. Quindi prendete questa opportunità, non perdete questa occasione, e guardate, è un'occasione che riguarda voi in una posizione in fondo di privilegio, perché oggi partire
per studio, andare all'estero, oltre che lo studiare, per molti non è affatto scontato. Ci sono territori di conflitto e di guerra nei quali questo diritto è completamente azzerato. Quindi apprezzate questa possibilità che voi avete, questa opportunità di vita. Chiudo quindi il mio intervento invitandovi a fare tesoro di quanto vi verrà detto oggi e augurandovi di presentare una candidatura di successo, e quindi buona mobilità a tutte quante le parti interessate. Grazie. Cedo la parola alla dottoressa Giulietta Capacchione, direttrice dell'area offerta formativa e diritto allo studio. Salve, buongiorno a tutti, gentili studenti, gentili studentesse, benvenuti in Aula Magna. È un piacere vedere oggi una partecipazione così numerosa. Siamo stati molto contenti di dover aprire la galleria e le prenotazioni per questo evento si sono chiuse in meno di 24 ore e questo insomma ci ha resi molto, molto contenti. Allora, come sapete, il programma Erasmus permette di trascorrere un periodo di studio presso istituzioni universitarie. In questo caso parliamo delle sedi universitarie dentro l'Unione Europea, ma anche nelle 2 paesi associati che sono il Regno Unito e la Svizzera. Che cosa di fatto consente questo programma? Di ottenere una borsa di studio, di ottenere l'esenzione dalle tasse nella sede universitaria ospitante, per cui non si pagano contributi quando si arriva nell'università ospitante, di ospitalità, e soprattutto c'è la garanzia del riconoscimento dei crediti formativi universitari che sono stati acquisiti all'estero una volta che si rientra in Italia. Quindi un'opportunità che è garantita sia sul piano economico sia sul piano del riconoscimento accademico, e quindi pertanto meno che mai è una perdita di tempo, perché anzi è un tempo messo a frutto in maniera ancora più efficace. Benché Sapienza si collochi tra gli atenei con il maggior numero di studenti in mobilità per studio in Italia, in senso assoluto, sicuramente questi numeri possono aumentare, possono accrescersi, anche eliminando degli ostacoli veri o presunti che limitano o hanno limitato in passato la partecipazione, nonostante si tratti effettivamente di un'opportunità di grande valore per voi e io definirei imperdibile. Oggi vi parleremo di alcune novità che sono state messe in campo dall'Ateneo per fare in modo che tutto il processo sia ancora più inclusivo e attrattivo. In particolare abbiamo reso il bando unico per tutte le facoltà con criteri omogenei e semplificati. Ne abbiamo deciso l'anticipazione a dicembre, per cui il bando uscirà fra pochi giorni, per darvi più tempo per selezionare con cura le sedi di destinazione e individuare quelle che sono più in linea con le vostre aspettative di formazione e vi consentano quindi di fare un'esperienza di mobilità che valorizzi il vostro curriculum. Abbiamo immaginato di offrirvi una visualizzazione delle sedi ospitanti, delle sedi disponibili più chiara e facile da navigare. Abbiamo cercato, con la collaborazione di tutte le facoltà, di incrementare il numero di sedi messe a disposizione. Oggi, vi dico, copriamo 650 università, tra le quali spiccano quelle partner dell'Alleanza di Università Europee CIVIS, di cui sapete facciamo parte. Abbiamo deciso anche di migliorare la comunicazione di questa opportunità e quindi l'organizzazione di questo evento fa parte delle azioni comunicative messe in campo, ma ce ne sono molte altre. In particolare ci sono dei social network dedicati esclusivamente alla mobilità che vi invito a seguire su Instagram in particolare. È stato già detto, la mobilità Erasmus è molte cose. Consente di scoprire approcci diversi all'apprendimento, all'insegnamento, vi consente di anche accedere a risorse accademiche magari non disponibili in Sapienza, vi consente di creare una rete di contatti che possono essere anche legami affettivi, ma anche contatti, network che poi possono essere prima di amicizia, poi professionali. Vi consente di esplorare città, culture, tradizioni, acquisire autonomia e indipendenza. I ragazzi che viaggiano all'estero, studiano all'estero, hanno una marcia in più in termini di autonomia e indipendenza, per ragioni ovvie.
e migliorare le competenze linguistiche e acquisire una mentalità più aperta, più tollerante, per diventare quei cittadini europei compiuti che l'Unione Europea si auspica di avere e sul quale concetto ha investito moltissimo da molti anni. Naturalmente, se siete qui sapete il valore di questa opportunità, quindi non vi devo convincere, ma sicuramente avete un collega di corso, un amico che potete informare, e questo evento sarà videoregistrato e sarà collocato poi su YouTube in differita, quindi per chi non è potuto essere qui potete fargli recuperare le informazioni che saranno qui condivise. Le sedi universitarie con cui Sapienza ha siglato accordi sono sedi di grande rilevanza culturale e scientifica, e quindi questo vi garantisce che l'esperienza di mobilità Erasmus possa rappresentare effettivamente quell'esperienza formativa tra le più arricchenti e significative che si possano svolgere durante gli studi universitari. Le testimonianze di chi ha partecipato in passato, che sentirete alla fine di questo evento, sono molto eloquenti in questo senso. Le persone dell'amministrazione che vi parleranno di seguito fanno parte del settore Erasmus, Mobilità UE e del Centro Linguistico di Ateneo. Vi forniranno una panoramica utile di tutto quello che vi serve sapere, ma vi invito a rivolgervi a loro anche nei prossimi giorni e dopo la sessione di domande e risposte che avverrà alla fine dell'evento, per chiarire qualsiasi dubbio. Ringrazio la professoressa De Riu, che è la delegata della rettrice per il programma Erasmus Mundus e coordinatrice Erasmus e anima di questi eventi. La ringrazio moltissimo. La professoressa Donatella Magri, coordinatrice accademica della mobilità e referente Civis. La professoressa Magri fa parte del Dipartimento di Biologia Ambientale, che ci parlerà dell'alleanza Civis, quindi l'alleanza di università europee di cui Sapienza fa parte e con le quali la mobilità ha un canale preferenziale. La professoressa Giovanna Gianturco, che è coordinatrice e responsabile accademica della mobilità del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, che invece ci spiegherà come elaborare il progetto formativo per partire con Erasmus. Ringrazio infine gli studenti, Francesca Lalicata, Riccardo Di Nicola, Laura Messina, per la loro testimonianza. Spero di vedervi tra i nostri studenti in partenza per le sedi UE e vi ringrazio ancora molto di essere qui. Grazie dottoressa Capacchione, grazie per la costante collaborazione e supporto a tutte le attività del programma Erasmus, e cedo immediatamente la parola al dottor Matteo Testa, referente del Centro Linguistico di Ateneo. Grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto un ringraziamento particolare alla professoressa De Rio, alla dottoressa Capacchione, a tutti i colleghi dell'AROF, alla dottoressa De Matteis e a tutti voi per l'invito a questo evento, che per noi è un'occasione unica per presentare la nostra offerta, i nostri progetti sulla mobilità internazionale, quello che facciamo al CLA, il nostro lavoro continuo di ricerca e miglioramento, perché questo progetto impatta tutto l'anno il nostro lavoro, e noi cerchiamo sempre di migliorarci ogni anno, di applicare correzioni dove facciamo errori, e quindi è un continuo progetto basato sulla ricerca e il miglioramento, e questa è un'ottima occasione per presentare quest'anno ulteriori novità che vi saranno utili per la vostra mobilità. Grazie per essere intervenuti. Io sono Matteo Testa, chiaramente il ringraziamento è anche a nome della direttrice, la professoressa Monica Barni, e di tutto il personale del Centro Linguistico che rappresento qui. Cercherò di essere veloce e pragmatico, di darvi informazioni utili e di focalizzarmi su quello che fa il Centro Linguistico per voi, per il vostro progetto di mobilità. Innanzitutto partirei da un'informazione importante. Dove siamo? Siamo nel quartiere San Lorenzo, nello storico quartiere San Lorenzo, presso l'edificio Marco Polo, l'edificio
assolutamente visibile all'interno del quartiere, tutto colorato, con grandi spazi, insomma tanta tecnologia, abbiamo a disposizione tanti metri quadri di laboratori, abbiamo 350 postazioni computer, laboratori linguistici che sono adatti per tutte le attività di apprendimento delle lingue e diciamo le tre aree fondamentali su cui ci focalizziamo per il progetto della mobilità internazionale sono i test della mobilità internazionale, che probabilmente molti di voi già conoscono, che sono un requisito per partecipare al bando, i corsi che facciamo delle lingue di inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese e catalano per il miglioramento delle competenze linguistiche per gli studenti vincitori del bando, ma anche per chi è interessato a sostenere ancora il test di mobilità. E in ultimo le attività in convenzione con gli enti di certificazione, che penso già molti di voi conoscono, per i quali siamo insomma ente certificato, centro autorizzato da molti anni. Questo è il nostro sito, dove in home page abbiamo pubblicato le informazioni principali, quindi le informazioni sul bando Erasmus Plus di quest'anno e le FAQ per i test linguistici. Questi sono vi invito a andare a consultare il sito perché insomma, sono informazioni importanti sia dal punto di vista diciamo organizzativo ma anche operativo per partecipare ai test, quindi io ho messo anche un QR code che rimanda al nostro sito. Comunque vi invito veramente a consultare le informazioni, sono molto utili. Quest'anno noi abbiamo già iniziato ad erogare i test da settembre. Lo facciamo soprattutto per permettere a chi va in mobilità extra UE di avere il requisito già diciamo per l'autunno e quindi poter partecipare ai bandi. Abbiamo già fatto le sessioni di settembre, ottobre, novembre, proprio ieri siamo stati a Latina a fare una sessione, noi copriamo anche il polo di Latina con alcune date. Queste sono le prossime date. Considerate che già quest'anno hanno partecipato circa 2.700 studenti, abbiamo ancora tantissimi posti, circa 7.000, quindi c'è spazio per tutti, quindi vi invito insomma, se siete interessati a ovviamente prenotarvi per poter venire nelle date disponibili, quindi a dicembre il 16 e il 18, a gennaio 20, 21, 23, 27 e 29, quindi segnatevi bene le date, 3, 10 e 11 febbraio e per chi è più comodo a Latina il 28. Alcune informazioni specifiche per la prenotazione, vi rimetto il link con il QR code, potete scegliere giorno e turno, i test sono articolati su 3 turni, 9, 11, 13, ok? La prenotazione è modificabile, quindi se avete degli impegni potete posticipare, quindi vi ricollegate al form e vi riprenotate in un'altra data. Riceverete chiaramente un'email di conferma con tutte le informazioni che avete fornito. Sapete che i test coprono le 5 lingue veicolari, ok? Quindi francese, inglese, portoghese, spagnolo e tedesco. Quindi potete fare quando venite al massimo 2 lingue, ok? Quindi iniziate la prima lingua, finite la prima lingua, iniziate il test per la seconda lingua. Nel senso non potete venire 2 volte a fare le 2 lingue in giorni differenti. Questo lo facciamo per insomma, un'organizzazione anche interna del centro, visto anche la mole, insomma, i numeri importanti che gestiamo. Si accede al form con le credenziali di posta istituzionale, ok? E procedete alla prenotazione. Quest'anno la novità importante è la divisione dei test in due sessioni. La prima l'abbiamo già svolta, probabilmente molti di voi ci sono già venuti a trovare, l'abbiamo svolta da settembre a novembre, circa 2.700 di voi sono venuti da noi. E adesso abbiamo attivato la seconda sessione, quindi da dicembre a gennaio. Il vantaggio è che chi è venuto già da noi a fare il test può ripeterlo, quindi
Quindi se avete già fatto 2 lingue potete ripetere le stesse, ok? Oppure altre 2 lingue e spendere il risultato migliore, ok? Questo vale anche se avete fatto il test lo scorso anno, nel senso il risultato è chiaramente valido, però se volete migliorare la vostra competenza potete tornare, fare il test, se il risultato dell'anno scorso è migliore di quest'anno utilizzate quello dello scorso anno, ok? Una piccola panoramica di come sono strutturati i test. Non c'è un promosso bocciato, già questa potrebbe essere una buona notizia. C'è un test multistage, multilivello, quindi si parte dalla 2 e mano a mano si sbloccano i livelli successivi. Chiaramente per sbloccare i livelli successivi dovete ottenere un punteggio idoneo. Quindi i test diciamo, vanno dalla 2 fino al C1, sono test basati prettamente sulla grammatica e sulla comprensione del testo, okay? Non c'è lo speaking, quindi non c'è un intervista orale piuttosto che il listening, quindi l'ascolto in cuffie, ancora, per poco probabilmente poi lo introdurremo. Il risultato chiaramente in base al punteggio viene assegnato il livello, noi carichiamo i risultati sulla piattaforma, quindi voi al di là della domanda di candidatura potete consultare la piattaforma Moodle, che penso conoscete anche per le altre materie, learninguniRoma1.it, lì caricheremo i risultati del livello ottenuto. E l'attestato verrà rilasciato a chi effettuerà la mobilità, ok? Quindi nel momento in cui compilerete la domanda e sarete i vincitori di mobilità potrete scaricare l'attestato dalla vostra area riservata, che verrà attivata successivamente alla chiusura del bando. Questo è un dato statistico che è più per gli addetti ai lavori, dimostra semplicemente l'interesse crescente per i test, con una piccola flessione nel 2023, ma ci siamo prontamente ripresi quest'anno, raggiungendo diciamo, i livelli del 22, questo giusto per farvi capire come negli anni è cresciuto l'interesse per i test. Okay? Ora parliamo dei corsi di lingua. Quindi in cooperazione con l'area offerta formativa noi organizziamo i corsi di lingua per chi è vincitore di mobilità, ma anche per chi è interessato a sostenere il test. Quindi da gennaio attiveremo i corsi per chi sarà interessato a sostenere il test, quindi nella finestra gennaio-febbraio ci sono ancora 2 mesi di tempo, mentre a breve attiveremo i corsi per chi già è in mobilità. Chiaramente parliamo di chi è in mobilità dello scorso anno accademico. Da quest'anno, è molto importante, verrà rilasciato al termine del corso l'attestato di frequenza con il livello QCER. Questa è una grossa novità, perché fino allo scorso anno noi rilasciamo soltanto un attestato di frequenza. Quest'anno avete la possibilità di sanare il livello ottenuto al test, cercando di migliorarvi, se chiaramente vi è possibile. Dovete chiaramente fare un esame finale, e rilasceremo comunque l'attestato QCER aggiornato. Okay? I corsi sono abbastanza semi-intensivi, intensivi, durano 1 o 2 mesi, quindi 40 ore, e questo diciamo sono i parametri. Rilasciamo l'attestato o il QCER dopo un esame il 70% di frequenza. Okay? Quindi dovete venire, frequentare, fare l'esame e avrete poi la possibilità eventualmente di migliorare il vostro livello. I corsi sono completamente gratuiti. Un'altra novità che rilasceremo a breve: per la lingua inglese stiamo attivando un sito per le esercitazioni e per i test. Ecco, qui diamo risposta a una richiesta che ci viene fatta da tanto tempo, ovvero avere del materiale su cui esercitarsi, avere delle demo, capire come sono fatti i test.
a breve rilasceremo questa funzionalità per l'inglese attualmente, che chiaramente è la lingua che per la maggiore testiamo, diciamo l'inglese soprattutto, spagnolo e in via residuale francese, tedesco e portoghese. La terza e ultima parte diciamo, di questa presentazione riguarda l'attività di certificazioni. Probabilmente molti di voi già conoscono gli enti certificatori perché intraprendono il percorso di certificazione, molti addirittura dalla scuola primaria, adesso insomma ormai si usa insomma già dalla scuola primaria iniziare il percorso di certificazione. L'informazione che vi do è che il CLA insomma, ha svariati accordi con gli enti certificatori per più lingue. Sapete, la certificazione è un'attestazione della conoscenza della lingua che si basa sulle 4 abilità, okay? Quindi comprensione del testo, grammatica, ascolto e orale. È chiaramente un'attestazione che viene trasversale, che viene conosciuta in ambito internazionale, sia europeo che extraeuropeo, e vi permette, vi apre delle porte chiaramente in più paesi. Il CLA ogni anno stipula accordi con ulteriori enti. Siamo centro Cambridge ormai da 15 anni, l'unica università nel Lazio, e in Italia sono 3-4 università che hanno il centro linguistico, centro autorizzato Cambridge, quindi è un'opportunità per voi unica anche di avere un centro di certificazione all'università. Da quest'anno siamo diventati partner testing point del British Council, quindi eroghiamo esami IELTS e TOEFL, che sono 2 certificazioni che hanno un ampio respiro in ambito internazionale, soprattutto per chi è interessato alla mobilità extra UE. Per lo spagnolo abbiamo gli accordi con l'Istituto Cervantes per il SIELE e stiamo rinnovando l'accordo per il DIELE. Per il francese abbiamo un accordo con l'Istituto Saint-Louis per le certificazioni DELF-DALF, una scontistica particolare per gli studenti di Sapienza, e quest'anno abbiamo attivato la certificazione TOPIK di coreano, che insomma è molto richiesta, soprattutto per la mobilità ovviamente in Corea, quindi faremo la prima sessione in primavera. Chiaramente ogni anno cerchiamo sempre di aggiornarci e di attivare ulteriori accordi. Per chiudere, quello è il nostro sito web, i nostri contatti, mobilitaoutgoing.clauniroma1.it, segnateli bene, noi siamo a vostra disposizione, venite a trovarci, scriveteci, insomma noi siamo a vostra disposizione per tutte le informazioni. Grazie. Grazie al dottor Testa, che ringrazio in modo particolare perché dal 2021, da quando abbiamo iniziato questo rapporto forse più stretto rispetto al passato con il Centro Linguistico di Ateneo, si è sviluppato proprio un processo di ascolto attivo delle vostre esigenze, e questo ha portato ogni anno ad introdurre delle novità, aggiungere dei servizi, e quindi questo è veramente molto prezioso per sostenere le candidature dei nostri studenti. E ora cedo la parola alla fantastica dottoressa De Matteis, che con la sua consueta verve, molto apprezzata ad ogni evento nazionale e internazionale, vi darà tutta una serie di indicazioni sulle novità principali di questo bando e poi tutto il resto. Prego. Allora, buongiorno a tutti, mi metto in piedi così perché sennò poi mi rendo conto che la mia presentazione sarà lunghissima, quindi preparatevi, già avete vinto una sfida, siete qua oggi, e come diceva la dottoressa Capacchione, in 24 ore abbiamo riempito la Magna. Ringrazio il dottor Testa del Centro Linguistico, come diceva la professoressa De Rio, siamo una squadra che ha lavorato quest'anno per fare del bando una bomba, cioè abbiamo semplificato procedure, il bando è più semplice, dovete partecipare. Come dico sempre a questi eventi, il nostro obiettivo è farvi uscire da quest'aula gasatissimi e pronti a candidarvi, perché già se tutti i ragazzi presenti qui, tutti voi vi candiderete, per noi già è un grandissimo successo. Prego.
Allora, programma Erasmus. Vi bombarderemo. Da qui alla chiusura del bando faremo eventi, saremo ripetitivi, come quei reel che girano adesso sul Natale dove tutti fanno balletti. Chiunque fa balletti sul Natale, noi faremo una comunicazione assidua, noi insieme alle facoltà, adesso poi li incontrerete, li conoscerete sul programma. Un'opportunità che non dovete farvi sfuggire. Può sembrare ripetitivo, però noi crediamo e noi siamo felici oggi di avervi così tanti, noi con i colleghi delle facoltà crediamo fermamente che Erasmus sia una grande opportunità, un treno che non dovete farvi scappare. Sapienza, vedrete, vi racconterò, vedremo insieme, si impegna a un forte commitment per i propri studenti, perché un percorso internazionale valorizzerà il vostro curriculum, vi renderà più competitivi nel mercato del lavoro, ma soprattutto vi renderà persone diverse, cittadini anche europei, come diceva la dottoressa Capacchione. Fate in modo che l'Europa entri nella vostra storia e voi siate parte di questa storia. Dopo questa introduzione generale, prego. Allora, come diceva la professoressa, vi tormenteremo e continueremo con questa campagna. I miti da sfatare, andrò veloce perché la professoressa ha già anticipato, quindi vi farò un excursus di questi miti così li sfatiamo e non ci pensiamo più. Come partecipare al bando e poi tutte le novità che sono in qualche modo già state accennate. Allora, miti da sfatare perché? Perché poi effettivamente ancora sentiamo studenti che dicono, prego, andare in Erasmus è una perdita di tempo. Non vogliamo più sentirvelo dire, perché Sapienza si è dotata di un regolamento. Non so se avete contezza, ma un regolamento blinda, mette delle regole per iscritto. Quindi tutto quello che voi farete in mobilità, chiaramente con un impegno da parte vostra, poi vedremo a formulare un progetto formativo che sia solido, che vi consenta di avere una buona preparazione, niente andrà perduto. Tutto è digitale, tutto è trasparente, tutto quello che voi farete sarà trasferito direttamente in carriera, con procedure che vi saranno spiegate in tanti modi, che sono disponibili. Quindi mi raccomando, non è tempo sprecato. Certo che come Clickman allora, finanziamenti, ecco, sono andata a un incontro con altre università qualche giorno fa e ho scoperto con piacere che Sapienza è l'ateneo in Italia, se non di più, che comunque paga di più i propri studenti. Questo è una grande opportunità per voi iscritti a Sapienza, perché poi può sembrare anche un po' piaggeria, no? Sapienza è un ateneo prestigioso, poi grande roba, però lo è nei fatti, nel senso che comunque, adesso vedremo, chi non ha le possibilità economiche ha veramente importanti contributi che gli consentono di partire. Ricordo sempre, e lo ripeto a ogni evento, l'ho ripetuto anche a questo evento a Napoli a cui ho partecipato, una studentessa, Irene, è rimasta nel mio cuore perché le ha detto: io sono della periferia di Roma, sapete quella, l'aveva raccontato lei, quella di un gatto in tangenziale, giusto per creare delle immagini, no? Dove magari non ci sono, dove non si respirano le grandi opportunità. Lei ha detto: grazie al progetto Erasmus, che è stato il mio ascensore sociale, ho avuto l'opportunità di partire, ho avuto i soldi per partire e da lì è iniziato un percorso. Questa ragazza adesso ha fatto tanti percorsi di successo e ha comunque raggiunto degli obiettivi importanti, quindi non sottovalutate questa opportunità. E quindi inclusione è il nostro motto a tutti i livelli. E l'altro motto, ce l'ha appena spiegato il dottor Testa, è le attestazioni. Non solo chi ha le disponibilità economiche può avere le attestazioni linguistiche. Ci siamo fatti veramente in 4 e quando dico in 4 intendo proprio che quest'anno addirittura i test, le lingue che potete testare sono 4. Abbiamo raddoppiato le lingue. E può sembrare, dici, vabbè, raddoppiare, chi ci vuole? Cioè il CLA ha fatto uno sforzo enorme di coordinamento, perché comunque ci sono aula, persone che ci lavorano, quindi anche qui fate i test e non aspettate l'ultimo minuto, anche perché lo potete anche poi rifare, quindi attenzione alla logica delle 2 sessioni, mi raccomando, perché chi lo fa nella seconda sessione poi non può più, perché poi c'è anche un meccanismo di gestione che viene compromesso. Quindi non fatevi sfuggire questa opportunità. Mi state seguendo, ragazzi? Sono abbastanza chiara? Sì?
Ok, perfetto, prego, possiamo andare. Ho l'onore di avere il CLA come... Prego, devi continuare a... Ok. Cosa fare in Erasmus? La professoressa ve l'ha già accennato. Praticamente tutte le attività che voi fate durante il vostro percorso di studi, quindi seguire corsi, sostenere esami, fare una parte di crediti previsti per la ricerca per la tesi, quindi fare la ricerca, e potete anche combinare un periodo di studio con un periodo di tirocinio, là dove ci sono quelle facoltà che hanno, appunto, penso per esempio a medicina, dove il tirocinio è un momento del percorso curriculare, quindi anche qui è veramente possibile e sostenibile. Durata. La durata minima della mobilità, e quindi vedete qua l'inclusione, è il fatto che sia alla portata di tutti. Tutti possono fare 2 mesi, e credetemi, 2 mesi sono già importanti per una mobilità, quindi minimo 2 mesi, massimo 12 o 24 secondo il ciclo di studi. È chiaro che qui la durata massima si riferisce anche a tutto il percorso di studi, inclusi anche Svizzera e UK. E poi ci sono per i dottorandi, ci sono dottorandi in aula oggi? Ah, bene, bene, così cercherò anche di dare dei flash importanti per te. Quindi i dottorandi possono fare questa mobilità breve da 5 a 30 giorni con un finanziamento ad hoc, e anche qui magari prendendo contatti tramite dei centri di ricerca, eccetera, è possibile, sempre candidandosi al bando per le sedi che vedremo, partecipare a questa opportunità. E qui appunto questa è la fortuna di chi fa Erasmus. Erasmus nasce quasi ormai 40 anni fa e non c'era questa opportunità. Vi assicuro che è una grande fortuna poter partire, perché partire per credere è un motto che abbiamo coniato, perché vi assicuro, una volta che voi partirete, deciderete di ripartire. È quasi un virus, cioè non c'è niente da fare. Adesso sembra che lo dico così perché oggi siamo qui, perché voglio convincervi, però è veramente così. Qui ci sono le date del prossimo bando. Lascio sempre questa foto nelle mie presentazioni perché questa fu un'iniziativa di un Ateneo di Sassari che in prossimità della pubblicazione del bando mise sugli scalini questi memorandum. Perché qual è il problema? È che dovete leggere il bando. Il bando è il Sacro Graal, è un testo, cioè voi dovete leggerlo perché nel bando c'è tutto. Come vi dicevo, abbiamo lavorato quest'anno assiduamente per semplificarlo al massimo. È unico, quindi unico punto di accesso, criteri omogenei, quindi veramente leggete prima, anche perché un elemento importante, se voi sollecitate gli uffici con mail, siete tanti, quindi di solito si candidano almeno 4.000 studenti, poi non ci consentite anche di fare bene il nostro lavoro, di supportarvi, quindi partite da quello che avete e poi noi siamo a disposizione, poi ripeto, 1000 gli eventi che sono previsti. Quindi il bando quest'anno, questo bando unico, nuovo, inedito, avrà 2 scadenze. La prima sarà il 18 febbraio e sarà una seconda scadenza il 20 maggio, quindi 2 finestre per candidarsi. Quindi chi non è riuscito al primo o ha fallito al primo potrà candidarsi nella seconda scadenza. Pubblicazione in dicembre, no, puoi restare, non ti preoccupare, perché la data, abbiamo creato l'effetto un po' attesa, così voi continuate ad andare sul sito, leggere le novità, poi vi diamo la data oggi o già usciva oggi, in qualche modo vi avremo dato tutto pronto. Invece no, attesa, così come si fa per i grandi, per i super eventi, perché questo sarà un grande evento. Quindi noi vi manderemo comunque con la mailing list una comunicazione ufficiale, quindi vi avviseremo. E quindi insomma vi daremo tutte le informazioni. E poi, come vi dicevo, questo è l'inizio di un tormentone che dopo i panettoni di Natale non vi daremo tregua. Devi ricliccare perché mi sa che c'è anche il settore Erasmus. Ok. E sempre uno dei testimoni che parlerà oggi ieri mi ha detto: ma non mi è chiaro, io ho chiesto: ma cos'è che sfugge durante le presentazioni? Lui mi ha detto: di solito non mi è chiaro come sono organizzati gli uffici, quindi così al volo un flash. Quindi c'è la parte amministrativa che è gestita da 2 poli: l'ufficio centrale, il settore Erasmus, che più avanti avrete modo anche di incontrare perché vi presenterò le colleghe, e poi gli uffici di facoltà, i RAEF. Sono una figura
di un valore inestimabile, perché loro fanno veramente un lavoro di squadra, collaborano con noi, sollecitati da noi, sollecitati da loro, è veramente una grande squadra. Chi si occupa di mobilità sa che fa ha un lavoro che ha un quid particolare, perché sa che offre ai propri studenti opportunità che non generalmente si possono offrire. A questo punto però io vorrei chiedere a Maria, la mia super tirocinante, di far passare il microfono ai nostri RAIF. Vi chiedo soltanto di dire il vostro nome e cognome e la facoltà, giusto perché così i ragazzi che sono in aula danno un volto a questa slide. Clara Deletto, Ingegneria Civile Industriale, supportata da mio collega Luca Blundo. Ciao, Francesco Serranò, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Buongiorno a tutti, Daniela De Angelis, Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica. Ciao, sono Fabiana Albano, la RAIF di Architettura, con le mie colleghe Claudia Fraschetti e Valeria Pertile. Sono Roberta Ciampini, RAIF di Medicina e Psicologia, con la mia collega Alessandra Muni per l'area medica. Io invece sono all'area psicologica. Francesco Pascuzzi, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. Matteo Di Pasquale, Facoltà di Lettere e Filosofia, più specificamente Università Civis, Dipartimento di Filosofia e Dipartimento di Studi Orientali. Grazie mille Maria, grazie. Qui trovate il link con i loro contatti, ma come dicevo prima ci riaggiorneremo con altri eventi che organizzeremo anche online in facoltà, quindi avrete modo poi di approfondire. Mi faceva piacere oggi, visto che sono venuti fin qua per partecipare all'evento, coinvolgerli e farveli conoscere. Per la didattica, come diceva la professoressa De Riu, ci sono i CAM e i RAM che vi supporteranno per tutti gli aspetti che riguardano, diciamo, la didattica della mobilità, quindi il learning agreement, il progetto appunto formativo, tutto quello che occorre per accompagnarvi in questo percorso rispetto appunto all'aspetto accademico. I requisiti fondamentali, dunque qui sono quelli diciamo fondamentali, ma poi nel bando vedrete nel dettaglio, quindi essere iscritti a Sapienza, essere in regola col pagamento delle tasse, conoscere la lingua di insegnamento presso la sede che selezionerete in candidatura, mi approfittate del CLA e delle certificazioni che rilascia il CLA, ed avere acquisito almeno 6 CFU al momento in cui chiudete la vostra candidatura. Poi vedremo un flash sulla candidatura. Ecco, vediamo questa alla novità. Quelli che sono, diciamo, i criteri per la selezione. Abbiamo detto massima semplificazione, quindi criteri omogenei. Quindi ci sarà un punteggio che va da 0 a 50 che si baserà sul merito, quindi sarà un algoritmo applicato, diciamo, al vostro percorso accademico, ai vostri risultati raggiunti, e con un algoritmo che tiene conto della media ponderata aritmetica a seconda appunto della facoltà e rapportato col voto medio e CFU medi del corso specifico. E poi ci sono i criteri invece declinati con le specificità i criteri rispetto a questo range di punti, che però varieranno. C'è chi non li utilizzerà, c'è chi ne utilizzerà una parte, chi attribuirà un punteggio alla conoscenza della lingua, chi al progetto formativo preliminare, lo vedremo tra poco nella candidatura, quindi questo varierà e questo sarà comunque incluso nel bando che sarà pubblicato. E arriviamo alla grande novità. Questo ci stiamo lavorando, è quasi pronto, anche qui la creatura nascerà per Natale e vi farò comunque vedere un flash. Abbiamo pensato quest'anno nell'ottica di semplificare che le sedi dovessero essere inserite in una piattaforma, in modo tale che voi possiate, selezionando la facoltà, l'area di riferimento, selezionare le sedi che sono disponibili e lì puoi vedere tutta una serie di informazioni. Questa piattaforma sarà a libero accesso, non sarà necessario avere delle credenziali specifiche.
Questo è, diciamo, una schermata giusto per darvi un'idea, poi nel dettaglio la vedremo, vedremo diffusione, sarà pubblicato sulla pagina del bando, sarà, come dicevo prima, possibile vedere le sedi e poi il dettaglio della specifica mobilità messa a bando, quindi professore promotore, la durata, delle informazioni aggiuntive che le facoltà avranno aggiunto per specificare, magari può essere che non sia aperto a tutti i corsi, quindi leggete nel dettaglio quello che ci sarà in questa piattaforma, che comunque agevolerà la consultazione delle sedi disponibili per la vostra facoltà. E poi l'altro importante strumento che abbiamo già messo in cantiere l'anno scorso, che abbiamo perfezionato, è il Search Tool del Learning Agreement. Quindi, attenzione, questo è un strumento per semplificare di consultazione, non sono questi, cioè questo non è da prendere come un pacchetto già pronto che dovete applicare. Questi sono suggerimenti sullo storico di altri studenti che hanno fatto la mobilità per vedere gli esami che hanno sostenuto, anche per magari più agevolmente poi consultare i cataloghi delle università straniere nella fase in cui dovrete fare la candidatura. Quindi anche questo strumento è inserito nella pagina del bando e dopo ci sarà il QR code, ve la faccio rivedere, quindi non vi perdete nulla. E poi Civis, non mi dilungo su questo perché la professoressa Magri ha preparato una bellissima presentazione, però come diceva la professoressa De Riu, altre opportunità. Siamo qui per costruire e darvi tante opportunità. Essere parte di questa alleanza fa parte di questo progetto più grande. Parliamo di contributi. Come dicevo prima, i contributi possono essere importanti. Parliamo da una base. Considerate che la borsa messa a disposizione dalla Commissione europea va dai 300 ai 350 euro, quindi sarebbe irrisoria. Quindi noi vi diamo, noi, Sapienza, contribuisce per farvi partire. Quindi si va da un contributo minimo, vedete qui i numeri, no, sulla base dell'ISEE, fino a un contributo massimo, allineato con quello al diritto per lo studio, per tutti gli studenti che hanno un ISEE inferiore al livello che poi vedrete nel bando, comunque 26.000 rotti se non ricordo male, però lo vedrete indicato bene nel bando, e fino al primo anno fuori corso. Abbiamo comunque dovuto tenere conto anche dell'aspetto, insomma, della regolarità degli studi. Torna solo un secondo indietro, Matteo, per favore. Che volevo dire? Contributi aggiuntivi per gli studenti che hanno esigenze speciali. Una cosa sull'ISEE volevo solo ricordare, ma anche questa la ripeteremo infinite volte. Mi raccomando, l'ISEE deve essere, noi lo prenderemo nel momento in cui chiuderemo il bando. Quindi assicuratevi che se volete che l'ISEE sia un valore da considerare, che sia presente su InfoStud, altrimenti non sarà possibile prenderlo in considerazione. I contributi aggiuntivi per studenti che hanno esigenze speciali, vi farò vedere in candidatura come segnalarcelo, perché sennò altrimenti non riusciamo a contattarvi, quindi per questi si può fare una candidatura ad hoc, e quello che dicevo appunto dell'ISEE. Il costo della vita. Poi chiederemo appunto ai nostri testimoni di raccontarci la loro esperienza, però ecco, è importante anche questo aspetto della scelta della destinazione, perché a volte come Sapienza avete sentito, ha tanti accordi, avete, proprio perché siete a Sapienza, la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di università senza fossilizzarvi necessariamente su Berlino, Parigi, sempre le città capitali. Ci sono università molto interessanti che offrono eccellenti percorsi formativi anche in città inaspettate, no? A Patrasso, diciamo, professore di filosofia, là c'è una sede di eccellenza, però a Patrasso sembra che sia chissà che, invece poi è questo per fare un esempio. Quindi consultate i siti delle università, e poi abbiamo messo anche questo link sul bando per catturare la vostra attenzione e consultarlo, Numbeo, che comunque è aggiornato sistematicamente rispetto al costo della vita, al costo del caffè, al costo del biglietto del tram, quindi tutti i costi. Quindi già qui comincia la vostra candidatura, cioè nell'analisi della destinazione che scegliete nel bando. Vedremo poi in che termini. E sta per chiudersi questa prima parte della presentazione che riguarda diciamo Erasmus in generale, però questa è una slide questa è storica, non la tolgo mai perché comunque è un po' emblematica, no? Erasmus non è solo, comunque è soprattutto fare un percorso accademico, ma è anche un percorso di crescita personale.
Credetemi, lo sentirete raccontare dai nostri studenti. Erasmus, c'è questo motto che ha sposato l'Agenzia Nazionale, ti apre la mente, è vero. Troverete di avere abilità, attitudini che non pensavate di avere, talenti, sarà una grande sfida, perché comunque non sarà come fare un viaggio così, un volo low cost in una destinazione, sarete nelle mura aperte di una cultura diversa, idee diverse, H24, parlare una lingua diversa, quindi maggiore consapevolezza e adattabilità, e quindi tutto questo farà di voi persone migliori e comunque soprattutto vi renderà il vostro curriculum più prezioso. E questo è il contatto appunto per le informazioni sulla mobilità per studio, e adesso direi che congedo il carissimo dottor Testa e ringrazio, chiamerei i testimoni sul palco perché parliamo della candidatura e mi farò aiutare da loro, perché loro con la loro esperienza mi aiuteranno un po' a mettere a fuoco degli elementi che possono anche aiutarvi per orientarvi. Continuo io. Sì, tanto ce l'ho, ok, grazie comunque. Ok, io direi che mettetevi comodi, come se fossimo nel salotto di casa mia, mettetevi tranquilli, ok. Allora, intanto adesso chiedo a loro di presentarsi. Allora, prego ragazzi, allora, a voi la parola. Grazie. Innanzitutto prendo la parola per ringraziare Tiziana De Matteis e Gwyneth Aquino per averci invitato. Per me è un grande onore, insomma, dirvi la mia esperienza. Noi siamo voi qualche anno fa e magari voi sarete noi qua a presentare la vostra esperienza. Insomma, parleremo un po' di cose, non abbiamo tantissimo tempo, però vorremmo anche capire dove vorreste andare, no? Avete già più o meno un'idea? Sì? Vediamo, allora, magari per alzare di mano, chi è che vorrebbe andare, non so, per esempio in Germania? Ok, c'è già qualcuno, allora magari un po' più timidi, alzatela, magari in Polonia, già qua un po' più timidi, ma adesso ci arriviamo, adesso si capisce. Chi vorrebbe per esempio andare in Francia? E già qua, ma adesso alzeranno tutte le mani perché adesso chiederò a chi vorrebbe andare in Spagna. Eccoli qua, tutti quanti in Spagna. Allora, lo capiamo benissimo, ma come vedete in quest'aula più o meno siamo 1000 persone. Quindi sì, ci sono tanti posti, ma comunque sono limitati. E quindi io per esempio adesso vi parlo della mia esperienza, io ho scelto una sola meta. Ti fermo. Presentare gli altri. Facciamo presentare certo, loro, scusate. e poi andiamo avanti con la candidatura. Certo. Perché, ok, sei d'accordo? Sì, no. Ok, perdonate. vai. Buongiorno a tutti, io sono Laura, studio infermeristica e ho fatto l'Erasmus in Slovenia lo scorso semestre. Buongiorno a tutti, io sono Francesca e ho fatto l'Erasmus 2 anni fa e sono andata in Portogallo, in una città piccolina che stava quasi al confine con la Spagna, però molto bello. E la mia facoltà è Scienze della Comunicazione. Grazie. Allora io riprendo la parola e ve la passo man mano, va bene? Così se no ho paura che dopo rendiamo troppo lunghi. Allora, questa è la pagina del bando centralizzato, dove sarà pubblicato il bando centralizzato, dove vedete c'è il QR code, comunque così evitiamo di mettere il link, dove abbiamo inserito anche il link dal bando dell'anno scorso. Questo perché? Perché nel mentre che viene pubblicato, diciamo, il motore di ricerca, potete comunque sbirciare su quelle che erano le sedi dell'anno scorso, delle vostre facoltà, perché comunque molto probabilmente quelle saranno confermate, possono essere aumentate, ma insomma in linea di massima sono sedi che potrebbero essere disponibili in questo bando. Giusto per avere un'idea intanto, per qualche anticipazione, però ecco, sarà comunque la piattaforma legata al bando che sarà, diciamo, a cui dovrete fare riferimento, però per avere un'idea nel mentre.
Ok, dunque la candidatura sarà per facoltà, quindi voi dovrete, è sempre online la candidatura, quindi voi dovrete entrare nella candidatura, il link sarà nel bando, lo mettiamo nel bando apposta e non nelle pagine perché noi vogliamo che voi leggiate il bando, quello che dicevamo prima, il bando è fondamentale perché nel bando ci sono tutte le informazioni. Quindi dovrete selezionare la vostra facoltà o la vostra area a seconda appunto della specificità. Nella candidatura c'è la possibilità già appena l'aprite, di fare una richiesta all'help desk in caso abbiate domande o difficoltà. Ecco, leggete sempre prima di esporre gli servizi con tante richieste, perché questo comunque è sempre un modo, diciamo, collettivo di pensare solidale che consente poi di offrire un servizio migliore, come dicevo prima, no? Se l'help desk riceve 1000 domande in un giorno, poi non potrà evaderle, se sono oculate questo sarà più sostenibile. Comunque questo è in domanda di candidatura. Nella prima sezione c'è un riepilogo dei dati anagrafici, se trovate qualcosa che non va dovete intervenire su InfoStud perché i dati vengono importati direttamente da InfoStud. Questa è una sezione importante, quella che dicevo prima per i fondi aggiuntivi. Se avete delle disabilità e esigenze speciali, ricordatevi di cliccare questa sezione perché noi così possiamo fare un lavoro, diciamo, di squadra anche con voi. Appena sono aperte le candidature per questi fondi aggiuntivi vi contattiamo e vi facciamo tutta la formazione necessaria per candidarvi. Ricordatevi sempre di salvare ogni schermata perché questa, come potete immaginare, questa candidatura finché non viene inviata rimane memorizzata, quindi voi potrete entrare e uscire in qualsiasi momento. Qui in questa sezione dovete indicare le precedenti mobilità Erasmus, se state facendo Erasmus e dovete indicare la durata che è prevista nel contratto perché ancora non è conclusa, magari poi questa registrazione sarà vista anche tramite altri canali, quindi mi raccomando indicate le vostre esperienze pregresse di mobilità relative all'Erasmus. E qui parliamo delle destinazioni. Allora dico due flash veloci e poi passo la parola a Luigi. Allora, in questa sezione potrete scegliere da 1 a 5 destinazioni, questo sarà espresso esplicitamente indicato nel bando, non è che dovete per forza indicarne 5, però da 1 a 5 sono le possibilità che avete. Quindi abbiamo quest'anno invertito le sezioni, prima c'era il test, poi le destinazioni, quest'anno abbiamo messo prima perché prima siamo usciti col bando, prima le destinazioni perché deve essere una scelta importante. Da qui comincia il vostro Erasmus, perché in base alla scelta che voi farete poi in qualche modo definirete il vostro percorso. Allora sì, passo la parola a Luigi che voleva parlare di questo, vai. È il tuo momento. No, infatti, scusa, che poi ti chiamo Luigi, Riccardo, Riccardo, perdonami. Non c'è problema. Ci vuole un po' di movimento. E lui non mi riprende. No, dopo che ho fatto quell'intervento ho detto lascia stare. Scusami Riccardo, no, perdonami. Si sente un po' Luigi. Un po'. Allora, io quindi mi ripresento, mi chiamo Riccardo, studio cooperazione internazionale e sviluppo, quindi sono al Dipartimento di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione. Diciamo, l'intervento che ho fatto prima era per farvi riflettere sulla varietà di destinazioni che ci sono. Io sono andato a Vilnius, quindi sono andato in Lituania e insomma non è una meta così comune, ma la scelta appunto ce ne sono diverse, quindi io vi invito a pensare appunto anche alla quantità di destinazioni che ci sono, perché appunto non ci sono solo le solite. L'Europa è veramente un grande posto, è da visitare in lungo e in largo, quindi diciamo limitarsi alle mete più comuni è un peccato, insomma, non vedere quanto altro c'è da offrire. E io nella mia esperienza, insomma, c'è stato molto, è stato comunque molto importante per me vedere anche un posto che è diametralmente opposto all'Italia, e la Lituania in realtà noi la conosciamo, quindi per esempio NordVPN, non so se ne avete mai sentito parlare, Vinted è lituana, insomma, quindi magari appunto queste cose già vi suonano. Con Tiziana parlavamo anche del fatto che comunque l'Erasmus ci sono anche tanti fattori come il discorso economico. E per esempio avete visto la piattaforma Numbeo, quella è una piattaforma molto utile, io vi consiglio ovviamente di guardarla perché vi dà comunque un'idea, e anche i costi quindi possono essere importanti. Andare in una grande città ovviamente comporta anche dei costi maggiori.
Per esempio a Vilnius io insomma ho avuto la fortuna di avere comunque tante agevolazioni economiche come studente. Per esempio un abbonamento di 3 mesi io in Lituania lo pagavo 15,80 €, che comunque è basso, dato che un abbonamento mensile a Roma, sapete, sono 35 €. Quindi io con 6 mesi pago meno di un mese a Roma di mezzi. E insomma ci sarebbero tante altre cose, anche gli affitti universitari, ci sono le residenze universitarie, non è proprio, diciamo, il lusso più totale, ma pagare 70 €, 100 € al mese per avere una camera tripla o doppia condivisa con altri studenti, insomma 70 € al mese è veramente, insomma, un costo quasi irrisorio. Quindi io vi chiedo solamente di pensare anche al discorso economico, perché bisogna essere anche razionali quando si sceglie la propria destinazione, e a scegliere anche una destinazione particolare. Insomma, come ho detto, non c'è solo la Spagna, la Francia, i posti sono limitati e insomma è il caso di vedere anche altre opportunità. Lascio la parola alle altre colleghe. Volevate aggiungere qualcosa sulla destinazione o possiamo andare avanti? Io per esempio sono stata in Slovenia, a Celje, che è una città molto piccola, all'incirca 60.000 abitanti, e anche lì l'abbonamento dell'autobus mi costava all'incirca 15 €, ma io in realtà non l'ho mai usato perché sono sempre andata in bici ovunque, che banalmente era il mio sogno di una vita, muovermi in bici e non con la metro. E poi è stata una città molto bella perché era paesaggistica, piena di verde, e banalmente noi siamo abituati a Roma che è tutto molto, come dire, industrializzato, quindi è stato proprio bello cambiare anche realtà e insomma uscire dalla routine. E io invece pure io sono stata in una cittadina molto piccolina, e come appunto ho annunciato prima, però io per esempio non avevo bisogno dei mezzi, c'erano gli autobus, questo sì, però per quanto era piccola mi spostavo tranquillamente anche a piedi, quindi sicuramente un costo in meno, e quindi i costi che mi rimanevano era essenzialmente pagare la stanza e la spesa e poi tutte le spese extra, insomma, di svago anche. E poi per quanto sia bello andare nelle città grandi, perché appunto io penso andare in Portogallo, magari uno pensava a Lisbona o Porto, no. Secondo me è sopravvalutato andare nelle città grandi perché sono anche molto più dispersive, invece nelle città più piccoline hai più contatto anche con i locali e è un altro tipo di esperienza. Allora, sempre parlando di destinazioni, quello che vedrete in candidatura è che in corrispondenza della destinazione dovete compilare dei campi. Un campo riguarda gli esami che farete all'estero, vi si chiede solo la denominazione e i crediti previsti. Questo, come dicevo, partite dal motore di ricerca del Learning Agreement, il Search Tool che è pubblicato nella pagina dei bandi, per farvi un'idea degli esami, dei nomi, per prendere anche familiarità. E poi andate a consultare i cataloghi delle università presso cui vorrete andare, perché qui dovrete indicare, perché come dicevo, questo darà anche contezza a chi vi esaminerà che il vostro percorso è parte da una scelta oculata, non è semplicemente riempire con cruciverba, no? Quindi indicare gli esami che vorrete fare all'estero o eventuali altri percorsi previsti, e anche poi gli esami che quel pacchetto andrebbe a sostituire con gli esami che fareste in Sapienza o il lavoro di ricerca per la tesi. Quindi mi raccomando, prestate particolare attenzione al progetto formativo preliminare che troverete in candidatura, perché come dicevo prima potrebbe essere anche oggetto di valutazione, ma questo nel caso poi specificato nelle specifiche appunto di facoltà. Poi qui appunto sono indicate c'è una finestra con varie opzioni, quindi se vi interessa partire con Erasmus Zero Grant, diciamo che sono anni oramai che gli studenti non si trovano a dover
rischiare di partire senza contributi. Insomma, direi che non è mai successo in Sapienza, però lo dobbiamo prevedere per ogni evenienza. Oppure nel caso in cui ci sia una sovrapposizione di fondi comunitari che non è ammissibile, in questo caso la partenza è zero grant. Se siete studenti di doppia laurea, mi raccomando, indicatole in candidatura, e poi se siete disponibili anche a partire per destinazioni che non sono tra quelle che voi avete selezionato. E poi c'è la sezione di cui ha parlato il collega Matteo, relativa appunto alle conoscenze linguistiche, ai test. Avrete due opzioni. Se non avete nulla dovete fare i test al CLA, prima o seconda sessione, ormai la prima si è conclusa, e quindi se avete delle certificazioni le potete caricare, e questa appunto è la sezione, appunto, quindi dovrete caricare le vostre certificazioni e compilare i campi, oppure fare i test al CLA. Il risultato verrà importato direttamente in candidatura, come dicevamo prima, fino a 4 lingue testabili. Se avete fatto il test nella prima sessione e è andato male, lo potete rifare alla seconda. Se l'avete fatto la seconda non si può più rifare per ovvi motivi di gestione dei risultati. Potete avvalervi del test dell'anno precedente. Se non vi è piaciuto il risultato si può rifare il test, quindi avete un sacco di possibilità. Tutto questo sarà espressamente indicato nel bando e, come vi dicevo prima, sarà poi descritto negli eventi che faremo. Non so se Riccardo, Laura e Francesca vogliono aggiungere qualcosa sulle lingue. Allora, insomma, sulle lingue potete capire che, per esempio, è importante, insomma, il livello in inglese, e comunque anche magari si può anche pensare che più si va verso l'est Europa e più le persone magari sono portate a parlare inglese, quindi per esempio anche un discorso comunque può esservi utile. E non lo so, qua lascio più la parola. Io per esempio quando ho fatto l'application avevo già una certificazione di inglese, ma poi per esempio comunque per altre mete ho deciso comunque adesso di fare un altro test, e per questo appunto avevo bisogno di certificazione in spagnolo, e quindi appunto ho avuto la possibilità di farla al CLA. Quindi per esempio se non avete una certificazione è molto importante che vi prenotate già da ora, perché comunque appunto ci sarà anche la possibilità dopo, ma prima lo fate e prima avete la sicurezza appunto di assicurarvi quella certificazione necessaria appunto poi per la mobilità. Io per esempio quando sono partita, quando ho fatto la domanda non avevo certificazioni e ho appunto approfittato del servizio disposto dal CLA, ovvero quello di fare il test di lingua, e feci inglese e spagnolo, però poi sono stata presa in Portogallo, però nel bando ovviamente c'era scritto che l'università accettava anche coloro che avevano appunto un certo tipo di livello di inglese, e io appunto riuscivo a rientrare in questo livello, e poi però vi posso dire anche della mia esperienza che una volta che sono arrivata in Portogallo sicuramente la barriera linguistica c'è stata, nel senso che c'erano alcune difficoltà perché non tutti parlavano in inglese, e quindi diciamo cercavo di adattarmi e di riuscire a trovare un modo di parlare. Quindi io per esempio parlavo in spagnolo, che è molto simile al portoghese, e loro mi rispondevano in portoghese, e alla fine sono tornata a Roma che parlo un po' di spagnolo, un po' di portoghese, però comunque se oggi mi dovessi incontrare con un portoghese riesco ad avere una conversazione, quindi sicuramente ad oggi posso dire che posso parlare in 3 lingue, diciamo, quindi inglese, spagnolo e portoghese. Io aggiungerei solo una cosa, una volta che voi risultate vincitori, il CLA vi offre un corso sulla lingua, quindi se effettivamente voi non avete delle buone basi, partono comunque dal basso e vanno insomma a crescere, ed è un corso che dura parecchio, però vi forma sulla lingua e vi dà insomma anche una mano proprio a livello universitario, non solo a livello di rapportarvi con le persone, proprio a livello della vostra materia. Quindi secondo me è abbastanza importante, giusto per capirne anche un po' di più a lezione.
A questo proposito, un elemento importante, quando voi vi candiderete, sceglierete, andate a spulciare tra le sedi, eccetera, attenzione ai livelli di lingua che vengono richiesti dalle sedi ospitanti, perché se il livello di accesso al bando è 1 A2, comunque dovete vedere i requisiti che sono previsti dalla sede ospitante. Se la sede richiede un C1 e avete 1 A2, io non mi candiderei. Perché è molto improbabile che dovete pensare che la vostra possibilità di miglioramento, anche attraverso i corsi che diceva prima e attraverso i corsi che diceva appunto Matteo, il dottor Testa del CLA, potete fare un upgrade di un livello. Tra l'altro questi corsi vi consentiranno di avere un'attestazione, quindi ve la potrete spendere e dare all'attività ospitante, quindi non perdete anche questa possibilità. Però ecco, dicevo, siate realistici nelle selezioni delle sedi, ok? Anche perché se poi non sapete effettivamente la lingua, la lingua di insegnamento è una perdita di tempo Erasmus, cioè la lingua è importante, quindi anche valutate con attenzione. Nella candidatura sì, prego. No, vai. Sempre su questo volevo aggiungere una cosa. Non entrate in confusione e non pensiate che quelle facoltà che non attribuiscono punteggio al requisito linguistico non guardino però al fatto che voi abbiate quel requisito con riferimento alla sede scelta. Sono due cose diverse. Una cosa è non attribuire punteggio, altra cosa invece è il fatto di verificare che comunque voi abbiate almeno un livello, abbiamo detto, che sia un passo più basso rispetto a quello richiesto. Quindi è importante che voi verifichiate di essere nelle condizioni di poter poi al momento dell'assegnazione avere il titolo previsto per quella sede, anche se non viene attribuito punteggio. Grazie, sì, questo è un elemento molto importante. In candidatura troverete il link per il test, ma poi è disponibile in tante piattaforme, insomma questo potrete iscrivervi, questo andiamo velocemente. Arrivati al termine della domanda di candidatura dovrete fare il click appunto per inviarla. Attenzione, rileggetevela, mi raccomando, verificate che ci sia tutto quello che è previsto, di aver caricato le certificazioni di lingua se sono previste e poi comincia la vostra avventura. Mi raccomando, l'ISEE in candidatura. Un flash sugli errori più frequenti, mi raccomando leggere il bando, inserire bene i periodi di mobilità fruita, attenzione alla cittadinanza che a volte su InfoStud è sbagliata, quindi fate molta attenzione perché i dati a volte sono sbagliati, spunta sul campo di disabilità, vado veloce perché tanto sono cose già dette, doppio titolo, la correttezza dei dati anagrafici se no vanno cambiati su InfoStud, mi raccomando non inserite domande false perché sennò ci si fanno solo fare confusione, e non dimenticare i campi di controllo come vi dicevo prima, e questo è l'email per candidarsi. Siamo un po' lunghi quindi vado un po' veloce, chiedo solo a Laura e Francesca un ultimo flash. Loro sono qui e li ringrazio per il loro tempo perché so che ho tolto tempo alle loro attività. Un flash su perché sono partiti, perché dovete uscire da quest'aula, e lo ripeto, con la bramosia di dire ok, aspetto l'email di Sapienza perché mi voglio candidare. Prego. Allora, insomma, per riassumere, l'Erasmus non è solo un viaggio, ma è, come abbiamo detto mille volte, è un'esperienza. L'Erasmus vi serve per acquistare autonomia e indipendenza. Sono due parole molto simili, ma in realtà il confine appunto è labile, ma appunto la differenza c'è. L'autonomia è per voi, siete voi che scegliete di partire in Erasmus, siete voi che vi prendete la responsabilità di partire, siete voi che fate tutto. E quindi questa cosa non la dovete vedere come un ostacolo, ma come un'esperienza per crescere. Una volta che poi sarete in Erasmus, vi sentirete molto più autonomi di prendere le vostre decisioni per voi, nessuno che vi influenza e nessuno che vi costringe a fare nulla, e questa cosa poi ovviamente vi aiuterà anche fuori. E ovviamente l'indipendenza. Quando poi sarete tornati vi sentirete sicuramente più indipendenti. Ovviamente chi è fuori sede già sa un po' di cosa stiamo parlando, ma a continuare ad acquisire questa indipendenza è necessaria e direi anche fondamentale per voi, per il vostro percorso e il vostro futuro in generale. Sì, io aggiungerei solo che secondo me l'Erasmus è uno di quei percorsi che ti fa crescere in una maniera proprio veloce, rapida, e per esempio io non sono proprio
espansiva al massimo e l'Erasmus è una di quelle esperienze che ti obbliga, tra virgolette, ad essere espansive, perché ti devi rapportare con tantissime persone, devi imparare una nuova lingua e banalmente anche uscire di casa vi diventa una sfida, quindi è un ambiente totalmente sfidante che vi fa crescere tantissimo. E poi banalmente anche uscire dalla routine. Io per esempio ho fatto tirocinio perché nelle professioni sanitarie è obbligatorio fare tirocinio, e fare il tirocinio in un'altra lingua con i termini tecnici e tutto diventa veramente bello e complicato allo stesso tempo, però io vi assicuro che ogni giorno banalmente avevo voglia, ma una voglia estrema di andare all'università, di fare le lezioni, di fare tirocinio, e vi assicuro che in Italia non è proprio così. Però scoprite secondo me un'altra versione di voi, una versione molto più profonda, una versione che non avete mai proprio conosciuto, che vi dice oh, cavolo, questa cosa effettivamente posso farla, cose che non avresti mai pensato. E inoltre secondo me se voi vi siete iscritti alla Sapienza, io per esempio vengo da una realtà molto piccola, sono siciliana e banalmente abito in una città di 60.000 abitanti, quindi sono venuta alla Sapienza per appunto non giocare sulla mia educazione, ma per renderla veramente proficua. E la Sapienza vi offre tantissimo, perché vi offre tantissime mete, vi offre tantissime cose con il settore del CLA, ma banalmente anche il RAF. A me ha aiutato tantissimo, perché qualsiasi veramente problema che avete vi potete confrontare con loro e vi aiutano tanto. E io per esempio sono già iscritta al secondo Erasmus, quindi quando la professoressa diceva che quando partite avete sempre voglia di farne un altro è assolutamente vero. E iscrivetevi, perché secondo me è una di quelle opportunità che non vi ricapita, è una di quelle opportunità che secondo me vale il rischio. Ogni tanto banalmente penso che sia importante rischiare, e rischiare significa anche trarre delle conclusioni bellissime come appunto questo. Io sono totalmente d'accordo con quello che hanno detto Riccardo e Laura, ma ci tengo anche ad aggiungere che c'è anche una crescita culturale importante, perché non solo conosci la cultura del posto in cui vai a vivere, ma anche culture diverse, perché si conoscono tante altre persone che come te stanno facendo l'Erasmus in quel posto e che come te si trovano, diciamo, in una situazione in cui vogliono conoscere nuove persone. E se partire da soli, a mio avviso, è la cosa migliore. Io sono partita da sola, non mi sono messa d'accordo con nessuna mia amica, ci siamo conosciuti tutti quanti là e è stato bellissimo. Cioè, io ad oggi sono in contatto con tante altre persone in giro per l'Europa e conosco tanti aspetti della loro cultura che prima non conoscevo, quindi c'è anche questo aspetto che secondo me è molto molto bello. Grazie di cuore ragazzi, siete stati veramente bravi. Noi prof abbiamo concluso, andiamo avanti, sì. Mi dispiace perché resterei con loro per ore, ma... No, veramente, grazie davvero, perché la vostra testimonianza è preziosa per noi, ma ragazzi. per loro soprattutto. Allora, chiamo quindi a raggiungermi al tavolo la professoressa Donatella Magri, che è coordinatrice accademica per la mobilità e referente Civis. Non solo, è anche una importante membro della Task Force Erasmus Mundus, perché tra l'altro è proprio coordinatrice di uno di questi importanti progetti formativi a carattere internazionale. Però oggi è qui in veste di coordinatrice referente Civis. Civis è un'importante alleanza europea promossa e di cui fa parte Sapienza, è parte di un progetto finanziato dall'Unione Europea, European Civic University. Civis è una collaborazione transnazionale di università civiche che riunisce circa 384.000 studenti e 55.000 tra docenti e personale tecnico amministrativo, e promuove sia il multilinguismo che la diversità culturale europea. Ci sono numerose università da Tübingen, Salzburg, Brussels, Madrid, Bucarest, insomma diverse. E quindi oggi siamo qui per ascoltare dalle parole della collega
che cosa ci offre Civis nell'ambito del bando Erasmus. Grazie. Sì, allora io penso che la professoressa De Rio mi inviti perché sono un entusiasta soprattutto. Questa è la vera motivazione, perché io sono stata all'estero come studentessa neolaureata e continuo ad avere questa visione come docente di un'università internazionale. Anche come docente, ecco, per avere una visione diversa, un punto di vista diverso dal vostro, è bello avere studenti Erasmus, cioè uno studente internazionale nella tua classe è una ricchezza. Io ho anche studenti Civis quest'anno, ho uno studente da Bucarest, adesso sta seguendo le mie lezioni, ed è una ricchezza anche per i docenti, quindi sono assolutamente una sostenitrice. Questa alleanza Civis è stata già un pochino presentata, è un grosso progetto europeo che vuole creare un grosso spazio universitario con 11 università, adesso ve le nomino, c'è Aix-Marseille in Francia, l'Università Capodistrian di Atene, l'Università di Bucarest, l'Université Libre di Bruxelles, l'Università Autonoma di Madrid, Sapienza, siamo noi, Stoccolma, poi Tübingen, l'Università di Glasgow, grande sede che ho visitato, Salisburgo e l'Università di Losanna. Oltre a questo ci sono dei partner associati africani con i quali abbiamo dei progetti in comune, quindi anche qui insomma sono varie università abbastanza prestigiose. Qual è l'obiettivo? È un obiettivo che non è proprio solo limitato allo scambio di studenti, ma un obiettivo più ampio, proprio quello di creare uno spazio comune, uno spazio universitario comune, dove non solo gli studenti, ma anche i docenti, anche i ricercatori trovino spazi di collaborazione. Il progetto segue 5 ambiti principali, che sono degli ambiti che sono importanti a livello internazionale, insomma riguardano le principali sfide sociali: clima, ambiente ed energia, che ha dei progetti quindi didattici trasversali nell'ambito di Civis. Ecco, io seguo particolarmente questo hub: società, cultura, patrimonio, salute, città, spazi e mobilità, trasformazione digitale e tecnologica. Quindi nell'ambito di queste direttive, nei corsi di laurea che si rivolgono a queste direttive, ci sono moltissime iniziative. Quali iniziative? Dei programmi di studio europei integrati. Ci sono per esempio vari titoli, varie lauree che si stanno anche organizzando con dei titoli multipli. Ogni progetto Civis deve avere almeno 3 università, quindi non è proprio forse esattamente dentro il progetto Erasmus, ma io vorrei spendere una parola anche su questo. Pensate, se siete in una laurea triennale, di potervi iscrivere in una laurea magistrale con un titolo multiplo, o una laurea magistrale Civis, che prevede una mobilità su almeno 3 università e per le quali anche ci può essere un contributo da parte di una mobilità Erasmus. Ce n'è più di qualcuno di questi adesso in Sapienza. Io, se posso portare l'acqua al mio mulino, visto che sono qui, ma non voglio togliere niente ai colleghi delle altre facoltà, ma per gli studenti di scienze naturali partirà il prossimo anno una laurea Civis, quindi con una mobilità internazionale, e speriamo possa essere anche sostenuta bene dal progetto Erasmus, e gli studenti Sapienza andranno a Stoccolma, poi a Losanna o a Aix-Marseille, ma ci sono anche nella facoltà di lettere e forse anche in altre facoltà possibilità di questo genere, quindi prendete in considerazione anche queste possibilità. Poi quindi ci sono scambi, un certo numero di borse di studio Erasmus piuttosto abbondante, che voi troverete nel vostro bando, quindi ricordatevi di queste città che io vi ho nominato.
Ecco, e qui per ultimo vi voglio mettere l'elenco dei coordinatori accademici per la mobilità Civis. Io sono per la facoltà di scienze, ma prendete nota dei colleghi che sono per le altre facoltà e che vi potranno dare una mano e vi potranno dare un consiglio. Quindi scegliete le sedi Civis perché stiamo costituendo, ecco, uno spazio stabile, mi piacerebbe di dire così, uno spazio universitario comune e stabile per crescere insieme. È inutile che vi dica un'altra volta che è una grande esperienza, però insomma l'ho detto. Allora, se qualunque domanda siamo qui. Grazie. Va bene, allora passiamo adesso la parola alla professoressa Giovanna Gianturco, che ci parlerà invece, ci darà qualche suggerimento, qualche indicazione su come preparare il progetto formativo. La professoressa Gianturco è coordinatrice responsabile accademica di mobilità per il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. Grazie. Grazie. Sì, grazie. Allora, anche io come la collega sono un entusiasta e feci l'Erasmus nel 91, invece ebbi questa fortuna, quando la borsa di studio era 300.000 lire, quindi diciamo che siamo andati, per carità il costo della vita è anche aumentato oltre alle borse, ma non c'erano altri aiuti e questo va riconosciuto, quindi come un investimento, come dicevano tutte le colleghe che mi hanno preceduta, di sapienza, e va riconosciuto come tale. Ora, fino adesso abbiamo in qualche modo affrontato giustamente i passaggi preliminari, ma questo è ciò che vi consentirà poi di appunto avere al ritorno dal vostro Erasmus gli esami riconosciuti. Quindi che cos'è appunto? Intanto è un piano formativo che viene definito Learning Agreement, quindi già ci fa capire che siamo in presenza di un contratto, lo hanno sottolineato più volte le colleghe e in effetti così è, cioè voi in qualche modo firmate insieme al vostro RAM, firmate voi stessi e l'università partner attesta con la sua firma che quel pacchetto, come vedremo, comunque quell'insieme o i singoli esami vi vengono al vostro rientro riconosciuti. Ora, nel momento in cui appunto dovete pensare a questo come un contratto, dovete anche stare molto attenti e molto attenti ai vincoli che questo contratto ha, cioè il numero minimo di crediti che vi viene richiesto da Sapienza, pena una serie, insomma, a seconda però della gravità, però c'è anche la necessità in alcuni casi di dover restituire i soldi ricevuti, quindi fate attenzione, come vi è stato detto tante volte, ma secondo me anche mai a sufficienza, leggete bene il bando, leggete tutti i documenti che poi man mano troverete nel vostro percorso. È anche questa una forma di socializzazione a ciò che avete nella vostra vita successivamente, cioè quando si dice quanta burocrazia, ma la burocrazia, ovvero l'avere a che fare con una serie di adempimenti amministrativi, è fondamentale. Saperlo fare già da ora ci aiuta molto. Chiaramente, come è stato sottolineato, la scelta della sede di destinazione dipende da due elementi e dipende soprattutto dalla lingua che voi conoscete e che quindi andrete a migliorare, ma andare in un paese che invece è completamente lontano in termini linguistici non vi agevola e diventa molto più complessa la questione. Il CLA ovviamente mette a disposizione degli ottimi corsi che vi aiutano nelle attestazioni, ma anche lì attenzione, perché appunto in alcuni casi questi attestati appunto sono ben accolti, in altri vi chiederanno, ma nel bando viene esplicitato,
un documento che invece è una certificazione, quindi informatevi su tutte le convenzioni che sono state in questa sede fatte presenti dallo stesso CLA. E chiaramente la cosa importantissima è non scegliere la sede rispetto al vostro, in qualche modo, io direi alla vostra semplice esperienza di vita, ovvero io vorrei tanto vivere, che ne so, 6 mesi o un anno in Spagna o perché a Budapest, o che ne so, dove a Berlino, cioè fate invece bene i conti con l'offerta formativa. Che significa? Significa che voi dovete andare sui siti delle università. Abbiamo visto insieme oggi, anche io sono stata molto contenta di vederlo con voi, perché è in qualche modo un percorso molto agevolato. È agevolato perché voi vi troverete delle sedi già in qualche modo individuate, individuabili e quindi inseribili, e potete però facilmente poi raggiungere le informazioni. In particolar modo le aree internazionali, ovvero la parte internazionalizzazione che oramai è presente su tutti i vari siti delle università, è quella che dovete, come dire, su cui dovete centrare la vostra attenzione. Perché? Perché è lì che molto spesso trovate tutta una serie di informazioni, ad esempio i vincoli relativi alla scelta degli esami. Perché? Perché voi non potrete in alcuni casi andare presso un'università e decidere di frequentare un esame che sia al di fuori del range, adesso lo vedremo più avanti, individuato da questo in qualche modo terribile codice ISHED, che è appunto il codice che definisce il campo degli studi a livello europeo. Ora, qui abbiamo appunto degli esempi, ma sono esempi relativi alla quanti crediti vado a poter in qualche modo intanto sostenere e quindi ottenere rispetto alla convalida. Andiamo dai 30 ai 60 sul piano della chiaramente idea ottimale, se sto 6 mesi, che poi sono 5 grosso modo, ma all'estero, dovrò attenermi ai 30 CFU che Sapienza in qualche modo chiede sul semestre, e chiaramente nel momento in cui allunghiamo la durata raddoppiamo più o meno. Questo ovviamente rispetto alle borse che già definiscono il periodo. Voi potete anche chiedere, ma questo lo vedrete man mano, anche prolungamenti. Se vi trovate bene, questo a me sorprende sempre positivamente, cioè il fatto, come giustamente dice, di partire è incentivante. Le persone, gli studenti e le studentesse vanno ad ampliare il learning agreement, ovvero gli esami da sostenere, e possono proseguire il soggiorno. Ora, la questione chiaramente rispetto al learning è soprattutto la chiarezza di non pensare di avere la stessa etichetta dell'esame, la stessa epigrafe che voi dovete chiaramente poi avere riconosciuta qui. Perché? Perché non è il quadro della Unione Europea non è che ha vincolato le università a utilizzare né le stesse cosiddette epigrafi né, e questo è più interessante ed importante, i crediti. A me come RAM arrivano richieste, dice: professoressa, non ci sono gli esami. Allora, non è così. Gli esami non ci sono, nel senso che non trovo la stessa, che ne so, storia della globalizzazione, ma insieme, e questo appunto due degli studenti che hanno testimoniato sono in qualche modo stati aiutati, in qualche modo sostenuti dal RAEF e da me come RAM, con un lavoro evidentemente di pazienza, che però, se voi già adesso in fase di candidatura vi preparate,
siete a metà dell'opera, perché dovrete andare a consultare i siti che attualmente sono chiaramente aderenti all'offerta che in questo momento viene erogata anche all'estero. Come per Sapienza troviamo delle offerte formative utili al 24-25. È chiaro che ci possono essere dei cambiamenti ed è per questo che anche, come diceva la dottoressa De Matteis, il tools, la risorsa utile a verificare i precedenti anni accademici, i riconoscimenti, usatela come orientamento, ma con cautela, perché quell'esame riconosciuto può essere sparito, ok? Come si cambia da noi, si cambiano gli ordinamenti, si modificano, si integrano, si cambiano anche le epigrafe, è uno dei grandi divertimenti a volte. Questo succede anche all'estero, quindi fate attenzione, andate a vedere e ragionate appunto a partire dall'ISCED, cioè dall'area, dal campo di studi. Un esame di storia io non potrò vederlo riconosciuto, paradossalmente, che ne so io, con un esame di matematica, no? Uno dice, che cavolo, fino a lì ci arriviamo. In alcuni casi vi assicuro che non è così. Quindi fate molta attenzione, ragionate a partire dai codici ISCED e anche da quella che si può in qualche modo più ampiamente definire in termini di coerenza tematica, direi. Quindi andate a vedere quali sono le discipline che in qualche modo sono utili all'interno del vostro, intanto della richiesta della domanda, e chiaramente vedete che tipo di etichette usano. Adesso vediamo anche degli esempi, perché la questione un po' più delicata è relativa ai crediti. In alcuni casi voi non avete gli stessi crediti, questo vale per la Spagna dove è quasi tutto su 6 crediti, ma vale molto anche per la Francia che invece ha ridotto in maniera molto spesso drastica, quindi voi trovate qualche volta esami da 5 crediti, ma la maggior parte delle volte ci sono 3, 2, quindi allora in questi casi cosa si fa? Bella domanda. Niente paura, nel senso che da tanti anni si parla, appunto, si ragiona attraverso quella che già la mamma dell'Erasmus in Italia appunto definiva la logica a pacchetto, cioè noi dobbiamo pensare insieme, mi raccomando, ai vostri responsabili, quelli che poi, le professoresse e i professori che poi vi convalideranno gli esami al rientro, quindi fate ogni volta un passaggio con la figura istituzionale deputata, perché se poi fate una modifica, inserite qualcosa che non può essere convalidato, poi siete voi che ne pagherete le conseguenze, quindi è importante utilizzare le persone che avete a disposizione e che sono competenti rispetto a quello che dovete fare. E appunto rispetto ai crediti ora abbiamo da un lato la possibilità fortunata in alcuni casi, appunto vedete qui dobbiamo ragionare sulla corrispondenza, chiaramente come abbiamo detto, e quindi in alcuni casi siamo fortunati e abbiamo appunto esami tematicamente affini e CTS, come dire, in linea, ma in qualche modo se non è possibile ci sono appunto degli escamotage. Uno di questi è e va in qualche modo indicato quello di ragionare pensando di tenervi da parte gli esami a scelta. Se soprattutto siete al primo anno, al secondo anno anche, e magari non avete ancora affrontato o deciso di sostenere l'esame cosiddetto a scelta, che è presente in qualsiasi corso di studi nostro, quello è un buon insieme di crediti che può variare a seconda di ciascun piano di corso di laurea, quindi in alcuni casi sono 12, in altri 9, a seconda, triennali e magistrali hanno pesi diversi, ma ce l'avete nel vostro piano formativo, voi entrate nel vostro InfoStud e avete quello che potete fare. Quelli a scelta io vi consiglio di tenerveli come
come dire, scorta. Perché? Perché è più semplice partire dall'offerta formativa straniera e individuare poi all'interno dell'erogata di tutte le materie di sapienza che voi potete scegliere indistintamente a prescindere dalla facoltà, dal corso di studi al quale siete iscritti e iscritte. Questo è ottimo per voi, perché io posso, se mi va di farlo, farmi un esame di statistica pur facendo invece un corso di studi in, che ne so io, di filosofia, perché magari in quella sede ho una buona offerta e un esame me lo posso fare anche per, come dire, cultura di base, direbbe, no? Parlo con la professoressa De Rio perché giustamente è il Dipartimento di Statistica, ma quello che... Esatto, e quindi approfittiamone. In questo caso voi avete un esempio chiaramente allineato, questi sono esempi, va bene? Chiaramente gli esami sono quelli che io ho potuto trarre dalle varie esperienze appunto con i learning agreement, però in questo caso voi vedete sono 30 e 30 e fino a lì stiamo tranquilli. La questione, come dicevamo, è quando noi abbiamo un disallineamento. In quel caso dovete ragionare sommando gli esami esteri. Come sommandoli? Ovviamente sempre con il placet del vostro ramo, della vostra RAM, cercando di mettere insieme alcuni esami che anche sono vicini tematicamente sia in Italia sia chiaramente all'estero. Ho sottolineato che non sono possibili integrazioni, perché ancora dopo tanti anni, è dal 2008 che mi occupo di Erasmus, dopo tanti anni ancora ogni tanto arriva la domanda: ma io posso fare integrazioni? No, voi avete un sistema, ma lo vedrete immediatamente nel momento in cui si vede dalla piattaforma, voi inserirete l'esame italiano nella sua completezza, interezza e in tal modo vi verrà appunto riconosciuto, perché il riconoscimento vi andrà direttamente su InfoStud, non ci sono passaggi interni. Una volta che è chiusa la fase di riconoscimento voi immediatamente ve lo ritroverete nei vostri esami già appunto sostenuti. Allora, questo era ciò che vi appunto accennavo, quindi sono, non ti preoccupare, ho fatto io, uno o più appunto esami e chiaramente la logica a pacchetto è in qualche modo sintetizzata in questo caso da un altro esempio, ovvero come vedete voi avete esami addirittura da 3, da 6, questo è un piano di studi di una persona, di uno studente che è andato in Spagna, ma come vedete lavorando, ovviamente utilizzando in questo caso una lingua veicolare quale l'inglese, perché l'offerta, seppur non enorme, io consiglio sempre chiaramente di avere familiarità con la lingua del paese dove si va, è importante non solo per chiedere, come dire, un caffè al bar, ma è importante anche per avere proprio una maggior chance di scelta degli esami. Quindi in questo caso però vedete appunto che l'esame di Immigration e Demographic Trends è insieme a tecniche statistiche riconosciuto con demografia da 9 appunto CFU. Quindi è chiaro che in questo caso avete una serie di esami e questo seminario che viene offerto, in questo caso la sede è Barcellona ed è obbligatorio, questo anche va tenuto in conto che molte università all'estero danno poi dei blocchi di insegnamento obbligatori per i nostri outgoing e i loro incoming. E quindi in questo caso, avendone la possibilità, si è inserito appunto l'esame a scelta. Come vedete il totale da superare è 26 e in riconoscimento c'è uno scarto. Questo scarto ovviamente a seconda di quanto viene deliberato all'interno dei corsi di studio piuttosto che delle facoltà per intero, può essere appunto relativo al singolo esame, cioè io posso avere una tolleranza di un -1 rispetto al singolo esame, piuttosto che a livello invece
di piano, in questo caso di studi generale. Quindi voi potete avere, in questo caso si tratta di un credito, in alcuni casi se sono molti esami si può pensare di avere una tolleranza, un'elasticità anche di 3, 27-30, dipende appunto anche molto da chi lavora con voi sulla pianificazione. E appunto in generale io vi raccomando di fare riferimento ai RAM che insieme in alcuni casi, appunto a seconda anche qui della gestione interna delle facoltà, possono collaborare e agevolare i contatti con le università delle quali sono responsabili, piuttosto che appunto ragionare sul piano accademico con il RAM. E mi raccomando, perché va valorizzata, lo hanno fatto già tutti questa mattina, ma le persone, i RAEF, cioè il responsabile appunto amministrativo di facoltà, è invece una persona fondamentale perché vi aiuta, vi supporta, in qualche modo vi guida e vi può anche redarguire proprio rispetto a tutti i passaggi amministrativi che adesso questa mattina vi sembrano una cosa terribile, ma che invece sono certa che riuscirete tranquillamente a portare avanti. Quindi veramente un incoraggiamento. Oggi tutti quanti e tutte quante abbiamo provato a incoraggiarvi, se non partite veramente non so, vi veniamo a prendere a casa a questo punto, è l'unica cosa, quindi grazie. Partite. Bene, io ringrazio la professoressa Gianturco per quest'ultimo intervento che sicuramente sarà stato di grande utilità per come dire, addentrarvi in quello che a volte è visto come il percorso un pochino più complesso, però insomma ci sono tante figure intorno a voi che vi potranno aiutare. Domande? Volevo se mi permetto, ma l'abbiamo deciso stamattina, vorrei chiedere alle colleghe del settore Erasmus che sono presenti qui, perché alcune hanno dovuto presidiare l'ufficio, se venite sul palco per cortesia, così seguiamo insieme la sessione di domande e risposte. Tanto ormai si tratterà di 10 minuti e un quarto d'ora perché dobbiamo lasciare l'aula perché siamo un po' lunghi. Ok, grazie prof. Ora vi lasciamo tutti così. Lasciamo tutti. Allora, siamo a vostra disposizione, come dicevo, se poi dopo vi vengono in mente domande non vi preoccupate perché poi aspettiamo l'uscita del bando, magari poi lì nel bando sarà, magari vi verranno dubbi. Prima mi è stato fatto, cioè abbiamo visto che c'era la parolina voti che mancava nella presentazione, quindi quando si parla di media ponderata e dei voti, che può essere aritmetica secondo le facoltà, ma ecco tutto sarà scritto nel bando. E volete approfittare di questi 10 minuti e un quarto d'ora? Maria, la nostra fantastica Maria, ha il microfono, quindi chi vuole fare la domanda per cortesia alza la mano, dice anche solo il suo nome e la facoltà di riferimento, così diamo spazio a massimo a una decina di domande perché poi veramente abbiamo fatto molto tardi. Ripeto, faremo tanti eventi, cercheremo di coinvolgervi e di farvi conoscere sempre di più quanto è importante partire. Prego, abbiamo delle mani alzate. Allora, intanto che si alzano le mani, chiedo alle colleghe se per cortesia si presentano. Devo iniziare io? Sì, come vai. si accende questo? Ecco. Allora, io sono Maria Pia Battista, mi occupo di voi studenti che andate in Erasmus e avremo modo di incontrarci per via email e anche telefonica se è il caso. Siamo a supportarvi per tutto quello che è possibile per fare in modo che il vostro Erasmus sia un percorso positivo, lo è comunque, ma noi vi supportiamo affinché possiate essere più tranquilli. Gestiamo l'ansia a volte. Buongiorno a tutti, sono Gwyneth Aquino e ha già detto tutto Maria Pia e anch'io mi occupo di mobilità outgoing. Ciao a tutti, mi chiamo Francesca Sciarra, anch'io lavoro con le colleghe e mi raccomando partite, buon Erasmus a tutti.
Buongiorno, io invece sono Serena Sardone e siamo una squadra, ognuna di noi, come in tutte le squadre, ha un ruolo magari un po' più specifico. Io seguo in particolare più le mobilità dei dottorandi e gli studenti che hanno delle esigenze speciali connesse appunto a questioni di salute, eccetera, ma tutti siamo pronti per dare il nostro apporto a questa squadra che cercherà di fare proprio meglio per rendervi più facile e più piacevole questa mobilità Erasmus. Grazie, fanno un lavoro incredibile ogni giorno, veramente si spendono, devo dire, si fanno in 4 per gli studenti. Quindi, allora, via, partiamo con le domande. Salve, mi chiamo Nicolò, facoltà Medicina e Psicologia. Gravissimo. Medicina ha tante sfumature, no, era una battuta per alleggerire. Vai. È possibile scegliere di dare all'estero degli esami che non corrispondono agli stessi esami che avrei dovuto dare nel semestre in cui parto, ma magari che avrei dovuto dare nel semestre successivo? Allora Nicolò, questa è una di quelle domande da 100 milioni di dollari che devi fare ai referenti accademici della facoltà. Noi, come dicevo prima, noi facciamo parte dello staff amministrativo e c'è qualche anticipazione che possiamo dare sul bando, ma relativamente diciamo, al progetto formativo, a quello che poi sono gli esami, e lì devi sentire in facoltà. E c'è nella mia presentazione il link nella pagina, se hai fatto il QR code, nella pagina comunque che è nel canale internazionale, ma anche in un page del bando trovi tutti i contatti. Se è opportuno per te fare una verifica preliminare, puoi già sentire i referenti accademici del tuo corso di studi, ok? Va bene, grazie. A te. Buongiorno, io sono Maddalena e anche io vengo dalla facoltà di Medicina e Psicologia e volevo chiedere se fosse possibile al momento della partenza fare sia un periodo di studio che di tirocinio, cioè nello stesso momento. So che ci sono delle opportunità per fare il tirocinio all'estero, però non so se poi bisognerebbe fare una domanda successiva. Aspetta però, allora, sì. Se il tirocinio è incardinato nel percorso diciamo, formativo che va fatto nella struttura, mettiamo caso nel tuo caso un ospedale, deve essere un percorso fatto all'interno dell'ente ospitante, per cui hai vinto la borsa Erasmus, la mobilità. La mobilità traineeship è un'altra mobilità, nel senso che la mobilità traineeship prevede un altro bando, c'è un'altra selezione, il bando dovrebbe uscire in gennaio e i periodi non si possono sovrapporre, quindi attenzione. Un conto, dicevo, il tirocinio curriculare inserito nel progetto e un conto è la mobilità traineeship. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, perché per esempio nel nostro caso per laurearsi bisogna fare il tirocinio curriculare e magari se anche nell'università ospitante è obbligatorio un tirocinio curriculare, se si può fare. Non è se è obbligatorio, se questa opzione è percorribile all'estero, questa è la prima cosa da verificare, ma presumo di sì, e se all'estero c'è l'offerta, c'è il percorso per finalizzare questo tirocinio, quindi non che sia anche obbligatorio, ok? Ok, va bene. Non credo che sia così. Grazie mille. No, la professoressa De Rio vuole intervenire. E ci sono dei percorsi adesso che fanno col traineeship in particolare, quindi però ecco comunque per ogni evenienza poi tutte queste specificità vanno poi verificate direttamente con la facoltà. Ecco, io parlavo in generale del tirocinio, quindi non nello specifico, però col traineeship credo che si siano aperte dei percorsi, però ecco da verificare sempre in facoltà, come giustamente suggeriva la professoressa. Altre domande? Eccomi. Allora, noi facciamo biotecnologie al primo anno e vorremmo partire al secondo anno, però non ho capito il fatto del test che se lo facciamo a gennaio-febbraio non possiamo accedere al bando di dicembre, giusto? Non ho capito. Se puoi fare la domanda. Allora, il test, quello per accedere, cioè il test del CLA, se lo facessimo a gennaio-febbraio
ovvero Sì. nella seconda sessione, Sì? non si può accedere al bando che ora esce a dicembre, giusto? No. Allora, il distinguo tra due sessioni è fatto perché il test si può ripetere. Cioè, se lo studente, correggetemi professionisti del CLA se mi sbaglio, allora, se Mario Rossi fa il test nella prima sessione ma non gli piace il risultato o banalmente non è andato bene, lo può rifare nella seconda sessione che si chiude a febbraio in concomitanza con la chiusura del bando. Questo è. Quindi potrei fare il test a gennaio e comunque accedere al bando che finisce a febbraio. Il Giusto? bando di cui parliamo è il bando che si aprirà in dicembre e che verrà chiuso in febbraio. Poi la prima finestra è a febbraio e poi c'è la seconda finestra per candidarsi a maggio, se non ricordo male, a maggio, sì. Ok, va bene, Per grazie. le sedi residue, ovviamente. Grazie. Adesso vi lascio la parola appena Buongiorno, sono Luca e ho una domanda perché io sono ungherese, però faccio tutto il triennale qua, sono della facoltà di lettere e filosofia e per questo non posso presentare un ISEE perché i miei genitori lavorano in Ungheria e questo crea dei problemi con il bando. Posso fare la domanda lo stesso o in questo caso cosa devo fare? Sì, no, non ti devi preoccupare perché per gli studenti che hanno residenza all'estero noi terremo conto appunto della fascia paese, perché immagino anche per le iscrizioni, no? Voi pagate Sì, tutte le tasse in rete base alla sono- fascia. Sì. Ok, quindi anche noi utilizziamo questo criterio, quindi nessun problema per l'ISEE. Non è neanche necessario, insomma, presentare l'ISEE parificato che veniva richiesto qualche anno fa. Nel bando questo è dettagliato molto bene, quindi è espressamente indicato. Oggi, siccome il bando non è ancora stato pubblicato, non era possibile far vedere delle sezioni, però nel bando è spiegato bene questo distinguo. Prego. Ok, grazie mille. Grazie a te della domanda. Salve, mi chiamo Ciao. Edoardo e frequento la laurea magistrale in ingegneria informatica in inglese e avrò una domanda per quanto riguarda la certificazione di lingua, perché nelle slide è presentato il fatto che durante la candidatura, quindi la compilazione del form per il bando, bisogna presentare la certificazione di lingua. Nelle slide successive invece è stato presentato che la scadenza per la presentazione della certificazione linguistica è per quanto riguarda la scadenza dell'università ospitante, quindi se la deadline No, per no, aspetta, stop. Non era chiaro. Ora mi scuso se non sono stata abbastanza chiara. Allora, un conto è la candidatura, cioè quella domanda che ho fatto vedere nella seconda presentazione. Due possibilità: attestazione linguistica che hai già fatto un corso, sei stato a Clive, Cambridge, hai fatto qualsiasi cosa e la puoi caricare in candidatura. Quello è già un esonero. Altrimenti, se tu non hai nulla, dico tu, insomma, per fare un esempio, puoi accedere ai test del CLA con tutte le modalità che abbiamo diffusamente spiegato, ok? Poi c'è il discorso invece di partire. Cioè, allora, se lo studente, dicevamo prima con la professoressa, abbiamo diffusamente detto, di vedere quando ci sarà disponibile la piattaforma con le sedi, il livello chiesto dall'Ateneo ospitante, ok? Quindi lo studente, anche se ha superato il test e ha un A2, per fare un esempio, ma l'università chiede un C1, è molto improbabile che lo studente possa essere sia selezionato che possa accedere alla mobilità, perché poi le università chiedono le attestazioni. Era questo il discorso. Se tu invece hai, Mario Rossi, ha un livello, l'università chiede un livello B2, ma Mario Rossi ha un livello B1, facendo i corsi intensivi del CLA ha buone possibilità di arrivare a un livello B2 e quindi di partire. Quindi un conto è la candidatura, un conto è la partenza, perché poi adesso non siamo entrati nel merito, però ci sono tutte le procedure poi che si devono attivare dopo l'assegnazione della mobilità. Ok? Sì. Ho risposto alla tua domanda? Perché il mio punto era il fatto che la scadenza mi sembra sia il 18 febbraio della compilazione e io sto studiando privatamente per prendere la certificazione linguistica, quindi non sapevo se dovevo prenderla entro il 18 febbraio. Allora, in candidatura, se tu vuoi che sia caricata quella certificazione, devi averla ottenuta, altrimenti non la puoi usare, devi fare il test al CLA.
ok? Perfetto. Quando chiudi la candidatura si chiude. Poi però la certificazione ti potrà essere utile se, come dicevamo prima, la sede di destinazione chiede un livello diverso, superiore. Se la certificazione è superiore potrà entrare in gioco nella fase in cui poi dovrai fare le procedure di application form per l'ateneo ospitante. Però qui parliamo di candidatura in questa fase, non di partenza. Quindi per esempio se io non presento nessuna certificazione entro il 18, poi faccio un esame... No. Se non hai certificazioni e non fai il test al CLA non puoi chiudere la candidatura, ok? Cioè l'elemento linguistico deve essere comunque presente o perché carichi un'attestazione o perché fai il test al CLA, ma se non hai nulla non puoi chiudere la candidatura. Ok, quindi se io faccio il test al CLA e prendo un livello e quindi presento la compilazione del form con quel livello, poi successivamente al 18 febbraio faccio un altro esame e miglioro il mio livello, posso presentare quella certificazione? No, non la puoi presentare per la candidatura, la potrai presentare per partire, ma non quando si chiude, ok? Ci sono i casi degli esoneri, mi pare che lui abbia detto... No, non ce l'ha il certificato. No. Sei un corso di lingua inglese? Sì. Ah, scusa, Nel suo caso specifico, se sceglie destinazioni che prevedono la conoscenza della lingua inglese, visto che è iscritto a un corso di laurea erogato in lingua inglese, rientra tra i casi dell'esonero che saranno ben evidenziati nel testo del bando. Insomma, dovete pazientare un po' e attendere la pubblicazione, così potrete verificare direttamente, ma ci sono alcuni casi specifici in cui è previsto l'esonero per le competenze linguistiche, come per gli studenti che sono di madrelingua, gli studenti che sono iscritti a un corso erogato in inglese qui a Sapienza. Lo vedremo poi nelle fasi successive, tanto non mancherà modo poi di supportarvi anche in seguito quando ci sarà il bando pubblicato. No, io mi sono focalizzata sulla certificazione, sia chiaro, non ho risposto alla questione del corso in inglese. Grazie. Niente, grazie a te. Prego. Direi che prendiamo ancora altre 3 domande e poi chiudiamo. Che dite? Perché... Buongiorno, sono Lorenzo della Facoltà di Economia e io volevo chiedere se le certificazioni linguistiche che ci esonerano da svolgere il test al CLA hanno una scadenza o meno, perché io per quanto mi riguarda l'ho svolta alle superiori, quindi si tratta di ormai 6 anni fa e volevo sapere se devo rieffettuare di nuovo il test oppure è valida ancora. Questa è una bella domanda, nel senso che il mio suggerimento è di rifare il test, perché è troppo datata. Il rischio che poi in fase di valutazione non venga considerata, perché 6 anni sono tanti. Di solito le certificazioni sono quelle importanti, IELTS, che penso, poi ci sono, come dicevo, i professionisti del CLA, non vorrei dire eresie, però insomma 6 anni mi sembrano un po' tantini. Io farei rifare il test al CLA però per escludere ogni rischio. Non so se voi avete esperienza da suggerire, ok. Va bene, grazie. Invece Grazie un'altra a cosa te. per quanto riguarda invece il test di un'altra lingua, io ho effettuato il test al CLA per un'altra lingua, il francese, però l'ho effettuata alla triennale in un'altra università, non vale qua alla Sapienza, vero? No, perché Ok. fanno fede test al CLA perché c'è tutto un meccanismo digitale che ci consente di acquisire i risultati. Perfetto, grazie mille. Volevi aggiungere qualcosa, Matteo, sulle certificazioni? Salve. Aspetta, scusa, salve, scusa un attimo solo che volevo dare la parola al collega del CLA. Poi, scusa Maria che abbiamo sollecitato dopo la domanda. Sì, riguardo alle certificazioni dipende dall'ente che emette la certificazione. Faccio un esempio, Cambridge non ha una scadenza, in realtà neanche IELTS del British Council, però si consiglia, diciamo, IELTS per esempio dopo 2 anni lo stesso British Council consiglia di rinnovarla, soprattutto se occorre per motivi di visto, immigrazione, esempio, però ufficialmente non c'è una scadenza, poi la valutazione viene rimessa al RAEF, è il RAEF che decide sostanzialmente. In questo caso col bando centralizzato forse ci sarà più rigidità probabilmente, per essere uniformi con tutti, però insomma... Questo per dire che non c'è ufficialmente, l'ente esatto. non dà una scadenza della certificazione.
Allora, se avete dei dubbi fate il test al CLA, se avete le competenze linguistiche non avete nulla da temere, perché giustamente la collega diceva magari poi l'università straniera non vi accetta un certificato datato, quindi un conto è che è un'attestazione di sapienza, cioè del CLA di sapienza, che comunque ha un certo peso. Quindi il consiglio, poi comunque, ripeto, sugli esoneri, come diceva giustamente la collega Serena, leggete poi il bando, perché sul bando poi sarà messo nero su bianco tutto quello che sarà valido o non valido. Salve, io... Posso? Vai, scusa. No, allora io sono una studentessa magistrale della facoltà di medicina e farmacia, avrei al secondo anno un tirocinio che dovrebbe appunto durare almeno un anno. Volevo chiedere, anche per chiarimento, se la candidatura che posso fare deve essere o solo per il tirocinio o solo per lo studio, giusto? No. Allora, questo è il bando per studio, ok? Quindi facevo l'esempio del reparto perché ho visto piani di studio dove ci sono le ore del corso e le ore fatte in reparto, perché fanno parte del percorso formativo. Va verificato con i RAM se nel percorso formativo c'è. La mobilità traineeship è un'altra cosa. Questa è mobilità per studio e quindi questo... Non so se sono stata chiara. Quindi non si potrebbero fare contemporaneamente, sono due discorsi diversi. No, allora, quelli, come dicevo prima, se nel progetto formativo sono i crediti curriculari e quindi fanno parte del percorso, diciamo, degli insegnamenti, tra virgolette, del corso di studi, sì, ma mobilità traineeship, quindi come tirocinio a sé stante, è un altro bando. D'accordo, grazie. Ok? Grazie. Perché parliamo di questo bando, non parliamo del traineeship adesso. Se c'è un curricolare che fa parte di uno dei moduli a medicina, deve essere un percorso. Buongiorno a tutti, sono Francesca della magistrale di American Studies, quindi lingue, e in realtà volevo fare una domanda riguardo una questione che forse non è stata troppo approfondita oggi, però non so se è la sede, e riguardo appunto il bando dell'Erasmus, però per la ricerca tesi. Volevo sapere se funziona più o meno allo stesso modo, oppure se ci saranno eventi per spiegare più o meno come funziona, tempistiche, scadenze, modalità. No. Credo che tu ti stia confondendo col bando per ricerca tesi. Questo non è il bando per ricerca tesi, questo è il bando Erasmus. Sì, no. La ricerca tesi è un'attività che si può fare in mobilità Erasmus, quindi poi bisogna indicare in candidatura il tutor straniero referente, cioè comunque è possibile fare attività di ricerca, è possibile che questo contabilizzi crediti a seconda delle specifiche facoltà, ma è una ricerca tesi a tutti gli effetti. Quindi un evento no, perché è il bando per è una delle attività di Erasmus nella cornice dello studio. Ok, quindi però il bando a cui devo fare riferimento è lo stesso per quanto riguarda le destinazioni, scadenze, oppure no? Io non ho capito. Allora, lei probabilmente sta facendo riferimento al bando per ricerca tesi all'estero che è gestito dalle presidenze delle facoltà, ma è una cosa completamente diversa. L'Erasmus offre l'opportunità allo studente che è interessato a svolgere una parziale attività di ricerca tesi di svolgerla con appunto lo status di studente Erasmus. È un'opportunità che avete di poter inserire nel progetto formativo all'estero o esami da sostenere oppure una parziale attività di ricerca tesi che deve essere naturalmente concordata preliminarmente, perché ci deve essere un tutor che all'estero seguirà questa attività di ricerca. E in questo vi supporta la facoltà, l'ufficio Erasmus di facoltà, i referenti della didattica, come ha anticipato prima la professoressa Gianturco durante il suo intervento. Per questo tipo di indicazioni dovete fare riferimento alla facoltà. È sicuramente un'ottima opportunità che offre l'Erasmus, comunque da non sottovalutare, perché potete svolgere tranquillamente, non potete laurearvi durante la mobilità Erasmus, però potrete svolgere sicuramente gran parte dell'attività di ricerca tesi all'estero, a secondo di quello che viene stabilito nell'ambito di ogni facoltà, perché alcune... Ok, sì. Quindi bisognerebbe rivolgersi semplicemente a un ufficio Erasmus della mia facoltà, quindi in questo caso lingue, e da lì muovermi in base a un bando loro? No, lei può partecipare al bando Erasmus, sicuramente il RAEF, il responsabile amministrativo di facoltà, le saprà dare indicazioni su atenei dove lei potrà svolgere attività di ricerca tesi. È un
altro bando proprio, ha delle caratteristiche diverse il bando per tesi all'estero organizzato dalla Presidenza. Sono due tipi di situazioni completamente diverse. Però lo gestiamo noi, quindi non possiamo darle informazioni su quel bando, se posso dire, nel senso se va sul sito cerca tesi all'estero e trova le indicazioni, sito Sapienza. Quindi noi per oggi non possiamo dare le informazioni sul bando per tesi all'estero, ok? Perché non lo gestiamo banalmente. Ok, no, pensavo fosse più o meno lo stesso, per quello chiedevo. No, regole diverse, è proprio un'altra mobilità, cioè nella forma è proprio diverso, poi magari nella sostanza è sempre una ricercatezza. Ok, grazie. L'opportunità di farlo nell'ambito del progetto Erasmus, perché ci sono delle ottime opportunità. Quindi prenda assolutamente in considerazione questa opportunità che le viene offerta con l'Erasmus. Altre domande? Grazie. Direi di prendere l'ultima domanda e poi tanto vi ripeto, avremo occasione di rivederci 1000 volte perché, come dicevo, dopo i panettoni di Natale ci rivedremo su questi canali. Scusate, non voglio fare torto a nessuno. Salve. Io ho una domanda per quanto riguarda i requisiti linguistici, perché sono al primo anno magistrale editoria e scrittura, ma una triennale in mediazione linguistica interculturale e quindi vorrei partire al secondo anno magistrale proprio per applicare le lingue che ho studiato durante la triennale. Devo comunque fare i test? No, scusi, mi sono persa. Lei adesso cosa sta facendo? Una triennale? Vuole iscriversi alla magistrale? Sto facendo la magistrale, sono al primo anno, editoria e scrittura. Però una triennale in mediazione... No, il pregresso non conta. Lei si candida con la carriera attuale. Quindi lei potrebbe partire nella seconda magistrale. Sì, secondo anno magistrale. Perché la Sapienza non rilascia una certificazione che ho quel livello di... Cioè lei dice, siccome ho già un percorso internazionale... o ha le certificazioni o fa il test. Non ci sono idoneità o cose... che possono essere, perché sarebbero ingiustizie per i corsi che non ce l'hanno e quindi per questo motivo il criterio per avere l'esonero della lingua o avere un esonero perché si ha già una certificazione e sarà elencato nel bando oppure fa il test, ma nel suo caso il test sarà una passeggiata perché evidentemente ha già le competenze, quindi è un falso problema secondo me. Guardi tutte le sessioni perché ce ne sono tante e non aspetti la fine. Ok, e un'altra domanda per quanto riguarda il periodo. Io so per certo che posso partire per questioni lavorative al secondo semestre del secondo anno magistrale, quindi dovrei fare domanda ora, ma sarò io a decidere quando partire, se al primo o al secondo semestre? Sì, la domanda si fa ora e poi la partenza può essere concordata successivamente. Sì. Avete cose da aggiungere su questa cosa? Il semestre di solito è determinato da quando vengono erogati i corsi che lei ha inserito in questo progetto formativo da svolgere all'estero. Quindi è evidente che se ha scelto di sostenere esami che sono erogati nel primo semestre dovrà andare presso l'università ospitante nel primo semestre. Viceversa, quindi se ha necessità di partire al secondo semestre deve individuare delle sedi dove trova un'offerta formativa adeguata per il secondo semestre. Consulti i calendari accademici che ci sono disponibili quest'anno, all'incirca, insomma, di solito le situazioni sono analoghe per l'erogazione dei corsi presso le università di destinazione. Ok, grazie. Direi che possiamo chiudere. Non preoccupatevi se non siete riusciti a fare la domanda che avevate, tanto veramente ci sarà modo. Grazie per essere rimasti fino alla fine, grazie tante, mi raccomando, partite perché vedrete che sarà un'opportunità importante per voi. Grazie di tutto, a presto.